plastica. Allora è appena arrivato il secondo macchinario che serve a produrre denti e serve a creare le strutture interne di metallo. Noi abbiamo circa come mezza tonnellata di macchinario da portare giù, non so come faranno, ora vedrete che si rompe. Ce la faranno. No, ti pare che sia da togliere così? Diana, dai! Sì, ciao. Come? Io non so ancora. Adesso sparo. Ma come ti senti? Bene. Io per sparare sì. No. Io sono tranquillo. Piegare le gambe, stai in piedi, ecco, una avanti, una dietro. No. Inga, piacere. Inga. Piacere, sì. Lui è uno dei fotografi perché ne abbiamo 5. Si fotografa tanto quindi. Si fotografa, si filma, mi sta filmando, avete visto che mi sta filmando. Tu che ridi? Normale amministrazione. Dove l'hai perso tu? Giovanni adesso vi spiegherà come funziona il nostro laboratorio. Fino a D4. Dividiamo il lavoro già più digitale perché abbiamo anche il scanner intraorale dove si può prendere subito La impronta dalla bolla digitale, sì.
c'è il scanner intraorale che si può prendere subito l'impronta intraorale e già arriva subito al ragazzo che sta preparando. Quindi online già arriva al PC. Sì, già piano piano tutto questo diventa digitale. Certo. E stiamo preparando la torta per i nonni della nostra Gaia. Siamo arrivati nelle campagne, questo è un villaggio moldavo, un tipico villaggio moldavo. Vedete che è un posto molto semplice, ogni villaggetto ha il suo pozzo, si tira giù l'acqua col secchio, o meglio si tira su l'acqua col secchio, è acqua potabile questa. Ragazzi, sta iniziando un altro viaggio pericoloso perché ci aspettano 7 ore di macchina e alla guida c'è Giovanni. Un saluto, buon viaggio a tutti, buon viaggio alla Ana, alla Galina, buon viaggio alle nostre dottoresse e c'è anche il vigile Basile pronto a fare i video. Siamo a Brasov in Romania, anche in Romania esiste il caffè espresso buono. Siamo dentro a uno dei centri, diciamo, della Romania specializzati in Pecton oggi. Questa è una struttura in Pecton, la riabilitazione estrema della bocca su 6-8 impianti dentali più complessa che esiste al mondo. La No Plus Ultra della riabilitativa in odontoiatria che prevede diversi passaggi. Si parte prima da una simulazione in cera della struttura che viene poi per effetto del computer realizzata che viene poi realizzata in Pecton e sul Pecton vengono poi forgiate le simulazioni dei denti in ceramica. Si vede che i denti hanno una forma identica a quella dei denti naturali e successivamente sopra viene simulata la gengiva che ha i tessuti andati persi oltre ai denti, ovvero l'osso e le gengive. Ciao! Buondì, sto guardando radiografie oggi, poi dobbiamo raccogliere tutta una serie di fotografie con Anna. Vedi, questo è il classico paziente che non ha senso che fa turismo dentale per 2 ponti fatti male, devitalizzazione andata male, quando qua vedrò tranquillamente potete mettere 2 impianti dentali. Preventiva al paziente. Pazienti prima e dopo che devo presentare al corso di Francoforte. 10 casi aggiungere, mettimi foto extraorali, se possibile le intraorali di fronte, come si vede sul sorriso.
così, con e senza il video. No, sorride, ok? Il nostro pesce è risuscitato. Era morto 2 minuti fa. E guardalo qua. Buongiorno. Sono nel costume tradizionale moldavo perché oggi mi andava così. Tutto qua. È bellino, eh? Tra poco saremo vestite tutte così. Bella, bella. Grazie. A quanto c'è la pressione? Adesso? 159 sulla 98. Ha preso la pastiglia per la pressione, quindi che facciamo? Aspettiamo un po', 10 minuti. Rischia l'infarto se lo operiamo così. Sì, aspettiamo che giriamo di nuovo. Lei viene a trovare i nonni solamente 2 volte all'anno. Il buco è pronto, abbiamo anche la bottiglia di spumantino, di rosé. Mi stava impigliando nel tergicristallo della macchina. Questa è la classica, la tipica casa moldava, ecco qua. Quelle dei villaggetti sono tutte colorate così. Io sto dietro. Mulția trăiască, mulți ani. Vuol dire tanti auguri. Mulția trăiască, la mulți ani. Mai și sabe că să-i veniți să-i cântați mulți ani trăiască. Fii sănătoasă. Da oggi, ma infatti ti sto dicendo che non questo qua, io metto le note che le capisco io. Tu quando fai le chiamate, io le tue note non le capisco. Scrivetele chiaramente. Io più chiaramente di così, cavolo. Dire più persone a fare il muro. Peggiore. Sì, ci sarà troppa confusione, non ci capiremo. Io dopo il lavoro stacco il telefono, non mi possono trovare. Non posso parlare così quando me lo dici. Guarda che lo sta provando ad ammazzare, cioè lui, Gushkan, lui si chiama Gushkan, che in moldavo vuol dire topolone, sta provando ad ammazzare Surishau, come si chiama? Surishek, vuol dire topolino, ok. E lui sta rischiando la vita, ora forse abbiamo capito perché, era una settimana che non bevevano, perché questo funziona solo se lo premi, se premi esce acqua, ora infatti hanno provato a premere ed esce acqua. Poveri topi, lasciali liberi. Cosa stai facendo, Anna? Allora, sto facendo il prima e dopo per far capire come stavano prima e adesso. E basta. In italiano. Molto bravo, sto diventando molto bravo. Molto bravo, sto diventando molto bravo in italiana. In italiano.
dopo 28 anni ho i denti. Una giornata splendida, favolosa, veramente un grande onore per la Sardegna avere qui l'equipe moldava del dottor Palmas. Bellissima, ho rincontrato voi e tutti gli altri amici e quindi ci siamo divertiti, abbiamo anche imparato un po' di cose nuove grazie al dottor Palmas e vabbè, è stata una bella rimpatriata, la verità è questa. Molto altruismo, sia da parte nostra che anche da parte vostra, e questa è una cosa piacevole. Mi chiamo Gianmario Fredda, sono un assicuratore ormai da più di 40 anni, sono nato in Sardegna. I miei problemi con i denti sono iniziati una trentina di anni fa, cioè, avevo sempre dei problemi, ero sempre dal dentista e continuavo a spendere dei soldi, ma in effetti non arrivavo mai a una soluzione definitiva. Ho speso, ma non li conto, ma senz'altro sono più di 30-40 mila euro e con il problema alla bocca. Una situazione grave, una situazione estrema. Sopra lui aveva una protesi mobile, giù 4, 5, 6 denti. Il paziente è venuto a noi deluso perché tutti all'estero non gli ha dato nessuna soluzione. Nonostante io sia un paziente a rischio, perché ho problemi di cuore e questo è un grosso problema per qualsiasi tipo di intervento. Quando sono venuto qui, per me, io ho trovato l'eccellenza, no? Perché non me l'aspettavo così grande, ecco. Per me siamo al top, no? Per cui che se ne dica, non so se in Europa esiste una cosa di questo genere. Sono soddisfattissimo, entusiasta e non c'è solo la professionalità del medico, c'è di più. Sono venuto con l'intenzione di fare solo la parte superiore, mi è stato consigliato quando sono venuto qua che è meglio farle insieme per una questione di lavoro migliore. La seconda volta che sono venuto ho fatto gli impianti sia sotto che sopra perché ho subito 2 interventi nel giro di 2 giorni. Ho avuto un'operazione al cuore, quindi alla valvola aortica e penso di essere un paziente difficile per una situazione di questo genere per voi, però anche sotto questo aspetto mi sono sentito molto rassicurato perché intanto mi avete fatto fare la visita cardiologica, mi avete accompagnato voi con una persona a fare un elettrocardiogramma, a vedere, quindi nonostante io avessi portato la mia documentazione, non ve ne siete stati, mi avete rassicurato perché voi volevate essere sicuri che le cose si potevano fare. Ho avuto uno svenimento perché non riuscivo a frenare la perdita di sangue in seguito all'intervento, per cui ho avuto uno svenimento e qui devo elogiare e fare una nota di merito anche perché nella gestione dell'emergenza vi siete comportati così come in fondo mi aspettavo. Noi abbiamo risolto questo caso estremo con la tutta squadra e adesso il paziente ha denti fissi, può mangiare, può sorridere, può vivere una vita normale. In ultimo viaggio lui già era contento, non era deluso perché lui sapeva che tutto andrà bene e in sicure mani. Per noi è importante che il paziente sorride
e Faida Gianmari è un caso che dimostra questo. Sono arrivato alla fine del mio percorso, ho finalmente i miei denti e sono veramente soddisfatto. L'altro ieri mi hanno messo i definitivi, dopo vari consulti c'era un team di medici che praticamente assieme a me si guardava se la perfezione del dente se andava bene. Poi ieri sera sono andato a mangiarmi una pizza assieme ad amici con la logistica e quella è stata la sensazione più bella perché erano anni che non masticavo e tagliare la pizza con la parte laterale sinistra e la parte laterale destra che non li ho avuti, non li ho mai avuto, è un taglio così perfetto e una masticazione così, cioè io sono veramente soddisfatto. Suona anche bene, lo sento molto, mi sono confrontato con Paola sulla battitura dei denti e non so quale sia migliore, se il suo o il mio. Devo dire che ho raccontato la mia esperienza anche al mio medico che mi segue, cardiologo, e mi ha detto ma che bella esperienza, questa è da raccontare, da dire, da scrivere. Quando ti trovi bene, se vai a mangiare in un ristorante ti trovi bene, ti trovi da Dio, cosa fai? La prima cosa che vai a mangiare là perché e qui è uguale, è la stessa cosa. Qui io mi sento in questo atteggiamento. Ecco. Grazie a voi, veramente. Allora, la paura era tanta, nel senso che io ho fatto gli zigomatici, quindi è un intervento anche abbastanza importante. No, direi che già dopo l'intervento ho capito che c'era la professionalità e quindi il resto, voglio dire, uno può affrontare le cose in maniera un pochino più tranquilla. È chiaro che il dolore un po', non è perché siamo in Moldavia che non si sente proprio nulla, però devo dire che loro sono bravi e attenti. Che cosa sei venuto a fare stavolta? Il tatuaggio? No, scherzo. No, sono venuto a fare i definitivi. A fare i definitivi, direi che sta procedendo bene. Adesso chiaramente ho ancora una protesi, diciamo, però sta funzionando bene. Dunque, chi mi ha operato è Andrei. Meccanico e Michele, protesista Michele, molto bravi tutti e due, sì. Molto pignoli, molto precisi. Sabato Michael, come si chiama, hai detto? È venuto apposta per me, c'aveva anche la famiglia, il laboratorio era chiuso e ha aperto per me, quindi un bel regalo. 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. È bello, è perfetto, non si vede troppo.
Oggi ci troviamo a un festival molto interessante con musica live di interpreti famosi moldavi. Vlog 32.057. Îmi place foarte mult pentru că am de la cine învăța, aici este o echipă foarte performantă și îmi place foarte mult. Medicii, echipa toți. Ora traduciamo perché lei ancora non sa l'italiano, quindi la nostra collega ha detto che gli piace tanto, è un'equipe molto all'avanguardia, molto professionale, da cui ha tante cose da imparare e si è adattata perché noi infatti abbiamo cercato di adattarlo il più possibile. E quello che vi voglio anche dire è che anche nei prossimi vlog cercheremo di farvi conoscere più il nostro staff per conoscerli e niente, siamo felici. Intanto un saluto a tutti. La Moldavia ancora devo scoprirla, devo andare ancora a vederla, quindi non ti saprei dire perché siamo arrivati ieri. Poi per il resto, per adesso sì, tutto bene. Salve, buongiorno, io sono Rita, mi trovo benissimo, mi piace tanto, mi piace anche quello che i pazienti sono gentilissimi, arrivano qua felici e escono da qua più felici di come sono arrivati prima.
Questa è la seconda volta. Sono stato per mettere i provvisori, che ti devo dire sono stato benissimo tutti questi 6 mesi. Adesso così spero con i definitivi. Adesso mi hanno impostato una protesi provvisoria fino ad arrivare a venerdì per i definitivi. Per adesso sono contento, sono tornato a sorridere fino a venerdì. Bella gente. Un saluto da Dottor Palmas e oggi ti faccio vedere come si passa a non avere i denti fino a arrivare ad avere i denti. Io mi trovo qua in Moldavia all'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica e quello che ti mostro è uno di quei pazienti, uno di quei casi classici che ci ritroviamo davanti. Un paziente che arriva al nostro policlinico senza più i denti, ha avuto che cosa? Una perdita completa della dentatura sia nell'arcata superiore che nell'arcata inferiore. Questo è un classico stadio in cui non c'è più osso, l'osso si è completamente riassorbito, i denti sono in espulsione perché in questo caso il paziente aveva una condizione genetica, la parodontite, che lo rendeva più suscettibile all'attacco delle tossine batteriche. Quello che succede, l'organismo reagisce col sistema dell'infiammazione, un'infiammazione cronica che porta anno dopo anno a perdere poi l'osso, è come se i denti venissero espulsi dal nostro organismo. Ci sono purtroppo ancora molti colleghi che fanno al mondo su pazienti che hanno la piorrea ponti come questi. Nei protocolli internazionali si è visto che è meglio non avere ponti sopra radici naturali che sono intaccate dalla piorrea, perché il cibo che ristagna qua sopra questi ponti non fa altro che peggiorare quello che è il microclima batterico. Io ti apro adesso la radiografia finale di una bocca bionica. Questi sono gli impianti dentali che sono stati installati all'interno della bocca dopo aver fatto le estrazioni. Una volta fatte le estrazioni abbiamo anche proceduto a regolarizzare l'osso. Seguendo il protocollo Malò si va a fare una riduzione dell'osso andando a fare una plastica per avere poi una protesi che sia in linea con quella che è il profilo poi di igiene della protesi. Tieni conto che queste protesi che verranno poi avvitate sopra avranno al loro interno delle barre di sostegno. Questa è una barra provvisoria, ci dovrà poi essere svitata e montata anche con questo impianto la nuova barra che reggerà i denti. Una volta che noi andiamo a posizionare all'interno della bocca questi denti, queste arcate che noi andiamo a posizionare sono dei manufatti protesici che sono avvitati sopra gli impianti dentali. Questi manufatti, questo è un design, ok, è solamente una prova in plastica dei denti definitivi. I denti definitivi sono fatti di tutt'altro materiale, zirconio, titanio, oro, composito. Però la logica è sempre la stessa, che vengono fissate, avvitate, quindi con delle viti passanti alla struttura che si avvitano sugli impianti dentali, e a quel punto ci sarà una zona qua delicata verso la gengiva che sarà quella da dover essere igienizzata e pulita. Se queste protesi non sono fatte con un profilo convesso, il paziente lì non riuscirà a pulire e purtroppo ti dico ci sono molti colleghi nel mondo che non sanno fare questi tipi di protesi, quindi se tu hai bisogno di questo tipo di riabilitazione assicurati di metterti nelle mani di un'equipe che non solo dal punto di vista chirurgico sa eseguire l'atto, ma che ha un laboratorio che la supporta, quindi che può utilizzare materiali che sono adeguati poi e durevoli nel tempo, ma soprattutto che abbia le cognizioni di come i lavori vanno fatti. Ti posso assicurare che ci sono molte cliniche nell'Est Europa che stanno rovinando i pazienti mettendo in bocca denti incollati, protesi come queste a ferro di cavallo incollate sopra dei perni che escono dalle gengive.
il paziente non può pulire perché seguono poi dei profili che sono frastagliati, irregolari o peggio concavi invece che convessi, dove il cibo si accumula, diventa tutto infetto, dopo 4-5 anni ha perduto completamente i lavori. Questo era un piccolo video informativo dovuto per salvare tante persone dalla pratica scorretta di certe cliniche dell'Est Europa. Un saluto qua dalla Moldavia da Dr. Palmas. Hi everybody from Dr. Palmas and Dimitru from Moldova, from our Bionic Mouth Research Institute, and today we are showing you two different cases of full mouth rehabilitation. These two patients that now are here in Moldova, not from Moldova but are Italian patients, they are waiting for these arches that are really different in materials, in building process was different, the process, and the materials we use are correlated and calibrated to the real situation of the patient. Not all the patient has the same situation. This a special full mouth rehabilitation of a mouth that has any more feedback when chewing, when biting food. There is any feedback because patient lost all the teeth. And many clinicians forgot this particular situation, that when a patient lose their teeth, if he bites something in their mouth, for example, I simulate the patient that bites something, what happened? The brain of the patient has any feedback. This is the reason why 90% of breaks happens. When patient has any feedback biting and the only feedback that remain are the articulation, the TMJ articulation, it's really problematic. If we select materials that are heavy material, rigid material, that has no flexion properties, it's very, very high the probability to have breaks. This is the reason why it's really important to select the right materials and to combine different materials, because every material has problems, has leaks. And when we combine different material like titanium, chrome cobalt, composite, pecton, or we use zirconia, zirconium, we put out the defect of some materials and put in good aspects of other materials. For example, zirconia, it's a perfect material for aesthetic works. It's very stupid to create a full mouth rehabilitation in full zirconia, monolithic, because it's the most wrong things that is not bio-simulating the real teeth and properties of real teeth. And we are trying in our daily work to simulate nature. Nature, our teeth are separated, are elastic, are shock absorbent. And zirconia is completely different material. Implants are not moving in the bone, are fixed. And if we place rigid materials, it's high to have like a full mouth rehabilitation with zirconia to have breaks. In this case, we simulate the full the upper jaw with zirconia, internal bar in chrome cobalt, and we create a bar with gold in the surface with deposit gold. This for a better healthy gummies in ears. And lower jaw we create a full mouth arch, a full arch in a composite with an internal bar in chrome cobalt. Next stage here is to put the gold. In this other patient, and why we use these different materials? Because the first to reach and achieve a good aesthetic, the second is to have a shock absorbent arch. In the years, in 5 years, 10 years, will be possible to change a few teeth. Remember that the full mouth rehabilitation are not like diamonds, okay, are not forever. The full mouth rehabilitation is
are reconstruction that have to be checked in years, and maybe after 5 years to change some teeth in one arch, not the full mouth rehabilitation have to be removed. This other case, the other patient is a patient that where we maintain the lower arch, so the brain has a good feedback when chewing, and the upper jaw was made by composite and titanium. Okay, titanium because we have a lot of space to reconstruct. When we have a lot of space, we can't use chrome cobalt. It's better to use a material that is not so heavy. In this case, we select not the zirconium because zirconium don't allow us to reach security, because lower jaw is there are a lot of abrasions. The occlusal plane was not really perfect. In this case, use zirconia, it's really dangerous. So we prefer to simulate with elastic materials a full arch upper jaw. Remember that selection of materials is essential to achieve a long-term goal. We are looking for long-term goal, non-short-term, and we don't want to choose material because we have in-house that materials, or because we was at the conference of zirconium and they told that there are new multi-layer zirconium that are very good. No, let's use the brain. Let's check the patient story. Let's check how many years remain on the patient, because there are patients that have to stay with 40 years with the full mouth rehabilitation in their mouth. The patient that maybe we stay 10 years. It's different the situation, and there are different the materials that we have to choose. And don't forget that materials are nothing without a proper orientation in the plane, a proper study of the bite movements of the patient. Every patient is different. There are patients with different face size, mouth size. There are patients large, extra large, small, extra small. Not always we can use the same materials in an extra small face that we can use in an extra large face, very big face. A big hug here from Moldova, from Dr. Palmas and Dima. Bye. Ciao, mi chiamo Claudio, vengo da Bologna. Avevo un problema abbastanza serio, è un problema di arcata più che altro superiore, non avevo più praticamente osso e quindi né in Italia e neanche in altri paesi riuscivano a trovarmi una soluzione, diciamo, a questo mio problema. Solo voi mi avete dato questa possibilità di fare impianti zigomatici. Sono Dr. Palmas, colui che è a capo del progetto di sviluppo e ricerca della bocca bionica qua in Moldavia. Il caso di Claudio è un caso molto particolare, estremo, in cui avevamo di fronte una persona giovane, però con una bocca in stadio, potremmo dire, ultra avanzato, con dei danni biologici irreversibili, un paziente che ha perduto non solamente i denti, completamente le radici. Nonostante la difficoltà del caso, con un lavoro d'equipe eccellente, non nego senza difficoltà, anche prima di partire mi ricordo lo sconforto, quando abbiamo montato tutto il lavoro in bocca e alla fine abbiamo avuto una rottura su alcuni denti davanti, proprio perché il caso è estremo, ci troviamo di fronte a una biomeccanica che è sensibile a certe problematiche, in quanto abbiamo delle situazioni da risolvere che non sono facili da risolvere. Ciò nonostante non ci siamo persi d'animo, ci siamo rimessi al lavoro e siamo arrivati fino alla fine a consegnare un lavoro per noi perfetto.
Per raggiungere questo risultato ho visto quali sono le tecnologie che usano. Non solo le tecnologie, ma anche la voglia che c'è in tutto il personale di crescere e quindi di non fermarsi mai al primo gradino, al primo step, ma di andare sempre alla ricerca di cose nuove, di cose innovative. Sono Dr. Michele, sono il protesista di Claudio, un bel paziente con una situazione molto difficile. Ho deciso di fare insieme con il paziente linea superiore, metallo zirconio, per avere un lavoro forte e stabile nel tempo, un lavoro bello al massimo. Ci hanno fatto i complimenti in tutto il mondo. Questo è un caso che ha fatto il giro di tutti i continenti. Abbiamo ricevuto l'applauso dalla California, dalla Russia, dall'Inghilterra. Ringrazio tutte le persone che sono state a supporto per risolvere questo caso, perché, ripeto, non è stato semplice, ma solo grazie a un lavoro di squadra come quello che abbiamo fatto in questi mesi si è riuscito ad arrivare a un risultato. E oggi devo dire che mi hanno finito il lavoro con i definitivi e la sensazione di avere dei denti veri, cosa che non avrei mai immaginato. Un bel regalo, perché torna la voglia di sorridere e devo dire che oggi per me è una giornata veramente molto particolare. Sono veramente molto felice. Andiamo di là, poi facciamo un giro. Wow. Wow. Com'è? È buono. Cosa fate voi qui? No, appunto dobbiamo andare via adesso, di corsa. All'una, guarda, sono l'una meno 2 minuti, all'una dobbiamo andare via, c'è più. Siete pronti? Sì. Si parte. Eccoli qua. A giugno. Ciao ragazzi, fate buon viaggio. Cosa fate qui al freddo? Finisco di fumare e vado a mangiare. Eccoli, non si fuma, fa male. Parla. Questo ragazzo che vi ha fatto, c'è anche di qua, quello grosso, bella foruglia che ti ha fatto quello lì. Non questo, cazzo belli da fuori, se voglio andare così, voglio stare, cazzo. Lo chiedo ancora una volta, cosa c'è che non va? Tutto non va. Non va? Perché non va? Vuoi andare a casa? No, non è per quello, sono andato via di nuovo e... Adesso te li rimette, vai tranquilla. Speriamo. Cosa fate? La pazienza del domno fotografo e del fotografese. Hai capito? Ciao ragazzi! Sei pronto? Lo vuoi fare? Sì. Sei sicuro? Sì. Al 100%? Bravo. Ci vuole, basta. Non dammi via la foto lì. Bravo. Tanto ce la farai, sei forte. Sì, cacchio, dopo questo passato certo, sono forte, no? Come? Dopo quello che ho passato sono fortissimo. No, sei bravissimo. Sei veramente bravo. Cosa le sto raccontando? Balle? No, mi stai informando. Di cosa? Che devo mangiare perché sono magrolino. Sei magro? Povero Adesso lui. ho bisogno Di alimentarsi, di mettere su un po' di massa. No, di massa no. Di cosa allora? No, il sostegno per affrontare gli antibiotici, l'intervento. Bravo, così si fa. Sono abituato anche a fare. A stomaco vuoto non bisogna mai prendere. Sono abituato a fare anche l'igiene, quindi non mi preoccupo. Cominciano da Dorme prima.
Chi si addormenta prima? Oggi quindi facciamo il gioco, chi si addormenta prima? C'è Michele che, guarda, sei già per contare la sesta pecorina, settima. Ecco qua. E buongiorno. Buongiorno. Cosa avete qui di buono? Questo è il lavoro che abbiamo svolto noi. Molto bene. Che difficoltà di dire. Ti ho chiamato apposta per gli arancini, dai, vieni. Dammi la mano. No. Dammi la mano. No. No, ma non li mangio. Roby. Vieni qua. Wow. Che scemi. Non abbiamo acceso le candele, che scemi. 3, 2, 1. Botte. Cheese con la mascherina. Il tipo di cultura portato ancora dai greci. Prendi un tedista, lo porti qua e gli fai fare un innesto. Ciao. E la monetina non la lancia? Vieni qua. Dai, tutto questo, se no non vale. Non vale se no. Aspetta, hai ragione. Un leo se ce l'hai. Ah, sì. Sì. Come si va? Dice che va preso. Ciao ragazzali. Buongiorno, cosa stai mangiando?
i denti, anche oggi i denti. Cosa stai mangiando? Che cioccolato è? Un cioccolato bianco. E di chi è? Che ti frega di chi è? Di chi era? Di Vinizio, Allora, c'è il dottor Palmas che ruba i cioccolatini ai bambini. Questo è il macchinario dell'anestesia, ci è arrivato direttamente da lì. Da E adesso lo spaccano, guardiamo lì i ferri. Guardate Giovanni che sembra Rambo. Che scorreggia e si spacca. I'll be back. Ci è appena arrivato L'appartamento di Corrado. Tu che vuoi? Oh, sono tutti che filmano qua. Cioè, praticamente come è arrivata, fra poco la porteranno indietro. Questo si chiama torno. Non rubatemi la bicicletta. E voilà. È uscito un punto nero qua sul naso, lo stai appena facendo vedere a tutti. Ma io posso portarmi questo a casa? Ma questo me lo posso portare a casa? Cosa devo fare di questo? Lo do a papà. Dove andate? Dove andate? La giornata sta per finire, però abbiamo ancora la clinica piena di persone, la Paola che sta andando a casa, la Anna che sta lavorando. Cosa stai facendo, Anna? Sto cercando le foto. Sì, le perse. Le perse? Buono. Allora c'è Tatiana che sta vagabondando qui vicino ai dolci. Sono le 8 di sera, c'è fame. Tanta fame. No, certo, grazie. Bravo. Io sono a dieta, quindi non posso toccare nulla. Certo. Aspetta, eccolo. Prenda. Dai. Li facciamo sciacquare dopo. No. Venga lei a mangiare. Allora, questo qua è dolce, questo è salato. E c'è sia che con il formaggio di capra e con le patate. Com'è? Buono. Buona? Ok. Quando si muore di fame è buono tutto. E tu non vieni a mangiare? Porta per piacere le tue belle gambette vicino alla sedia e al tavolo. No. Vica, prendete da mangiare. Ciao. Grazie. Abbiamo la Elena che ci ha rubato le placente. Basta. Eccola. Dai. No, ti ringrazio, non morbido questo. Morbido? Come si trova da noi? Benissimo. La direzione è stupenda, Palmas è una persona eccezionale. Grazie. Siete tutte delle bravissime, tutti professionisti. Grazie. Ognuno nel suo ruolo.
prezzo? Cominciate dalle donne di pulizia che sono eccezionali. Sono bravissime, hanno tanta pazienza. Un'igiene stupenda, che altro devo dire? Niente, la ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Cosa state facendo qui? Stiamo vedendo finanziariamente se riusciamo a fare il bonifico, perché sennò non mi curano. Ecco. Sti moldavi. No, era questione normale. Allora, questa è la lista delle persone di questo mese. È un po' tranquillo, c'è di gente però poca. Andiamo a fare il regalo, a comprarlo. Insomma, andiamo a comprare il regalo per Dottor Palmas. Ragazzi, questa è classe. Questa è classe. Un canzone. Ciao a tutti, mi chiamo Dan, sono della clinica di SOS Turismo Dentale. Oggi cercheremo di scoprire, insieme ai nostri amici, il signor Franco, la signora Adriana e il signor Paolo, la località di Hoginești. Questa è un pozzo tipico moldavo che è ancora funzionante. Prima l'acqua veniva tirata su solo in questo modo. Opla! Ecco qui, acqua fresca, buona per irrigare le contrade, le campagne che vedete qui intorno. È comunque parte della cultura tradizionale moldava questa. Oltre al pozzo che abbiamo qui alle nostre spalle c'è un altro elemento tipico della campagna moldava, che è questa immagine di Cristo crocifisso che viene messo proprio agli incroci a 4 per augurare un buon viaggio a quelli che vogliono partire da qui. Come vedete siamo già arrivati a casa del signor Vasily Gonchar, il proprietario di questo centro artigianale, che oggi ha anche degli ospiti più piccoli, delle prime e delle seconde classi elementari delle scuole locali qui intorno, che sono venuti anche loro a vedere come si produce la ceramica. Abbiamo qui degli esempi. Siamo entrati a casa di Vasily Gonchar. Qui abbiamo proprio un tappeto tradizionale moldavo che è fatto anche con i metodi tradizionali, con la tecnica quella vecchia che si usa ancora di migliaia di anni. La stoffa, come vedete, è molto resistente e presenta anche dei momenti fondamentali nella cultura moldava, ossia il fiore. Qui siamo nel museo del signor Vasily Gonchar. Tutto quello che vedete alle mie spalle qui e qui dietro sono tutte opere che sono state
trovate qui nella località di Hojinesht e che servivano a uno scopo, come per esempio qui abbiamo un vaso che sembra un vaso di ceramica, non è molto semplice, invece se potete vedere è uno scolapasta. Qui anche abbiamo una specie di bottiglia d'acqua come si usava a quei tempi, e la cosa principale per cosa serviva? Per mantenere l'acqua fresca anche se andavano a lavorare nei campi per esempio, e vedete che il tappo è quello che rimane del mais. Qui invece abbiamo il negozio dove possiamo procurare insomma tutto quello che fa adesso in questi anni il signor Vasili. Vediamo la signora Adriana che già si è comprato uno souvenir. Qui invece abbiamo delle tegole che servivano a costruire i tetti delle case, mentre più sotto è la parte più interessante dal punto di vista culinario, perché erano e sono tuttora dei vasi che si usano per cucinare. Stanno spiegando adesso che prima in Moldavia esistevano 4 centri grandi dove si facevano i vasi di ceramica. Hojinesht era uno di questi 4. E prima, quando si faceva una produzione di ceramica, come avete visto fino adesso, si scambiavano, il grano si scambiava per un vaso di ceramica per esempio, oppure si scambiavano le produzioni alimentari, non esistevano soldi. E per quello chi faceva la ceramica era considerato una delle persone più ricche. Sono 8 tipi di argilla in tutto il mondo, dei quali solo 4 sono buoni per fare la ceramica. Nei quali incontriamo l'argilla verde che abbiamo proprio qui, l'argilla blu, l'argilla rossa e l'argilla bianca. Tutto quello che vedete qui intorno a me serve appunto per pulire questa argilla, per misurarla, per pesarla e per arrivare a quel prodotto finale che poi verrà utilizzato dal signor Gonchar a fare le sue opere d'arte. Ci sono 3 tipi di forni qui nel centro di produzione di Vasili Gonchar. Quello che vediamo qui alle mie spalle era il forno a elettricità e il forno a gas. Fuori invece abbiamo un prototipo di un forno nuovo, come era prima, tante centinaia di anni fa, il forno a legna. Ci sono 2 tipi di vasi, come abbiamo visto adesso. C'è il vaso che non è pronto, diciamo, non ha subito un processo di glasurazione. E qual è la differenza principale? Praticamente questo ha tutti i pori aperti e quindi ogni profumo, ogni odore che verrà a contatto con questi muri verrà assorbito dall'argilla, e quindi quando vorremmo fare un cibo diverso praticamente avrà l'odore del cibo che abbiamo fatto per la prima volta. Invece adesso usiamo questo processo di glasurazione, di vetrificazione insomma del vaso, della ceramica, che permette di avere ogni volta l'odore del cibo che usiamo, che vogliamo contenere in questo vaso. Italia fa arte a modo industriale. Là io potevo andare, quando sono andato subito ho trovato lavoro, sono arrivato che mi pagavano anche 1.000 euro al giorno e riempiva la fabbrica di portombrelli, di vasi, di cashpot, 100-150 al giorno, 10 euro all'uno. E Emilio mi teneva a me una giornata come un operaio di là che lavorava un mese per fare lo stesso lavoro. Di vino e viene a lavorare che non sta un problema. Puoi lavorare di notte anche, quando lavori meglio a volte, no? Quando ce l'hai ti senti bene e non ce l'hai orario, non ce l'hai, puoi lavorare fino a 9 di sera, poi di mattina vestirsi, salire nella macchina e andare a vedere un concerto, a teatro o dove vuoi vai. Ogni linea
è un simbolo di una cosa che serve per fare questo mestiere. Mi serve la creta, lavoro che è uomo, fuoco e acqua. Piano. Siete anche dentro a mettere la mano per provare di sentire una mano dentro e una fuori, solo con orologio non toccate, no, ci sta orologio, no. Sarà solo di fuori, dopo anche si può una mano così a un'altra così, che prendete è più facile, quella mantiene e questa fa cambiamento, così di collo, come a soffocare. Okay. L'anno scorso è successa una cosa gravissima, del più felice uomo del mondo, a 13 anni io faccio una festa, che non è una festa, è una fiera di artigiani più grande della Moldavia, più importante, e lui era seduto sul torno e ha fatto lui masterclass con altri bambini. Lui già possiede il mestiere a 13 anni, che può essere il più grande regalo per un padre. Certo. Lui porta il mio nome, io il nome di papà e di nonno, tutti, uno si chiama Vasile e fa i vasi. E dopo 20 giorni scopro che c'era un tumore. Nell'appartamento 9 chi è stato? Dimmi che ti dispiace. Mi dispiace tanto. Ecco. Appartamento 9. Appartamento 9. Smettila, mi stai filmando? No? Sì! No, ma stai scherzando? Ciao! Ciao Iana! Ciao ragazzi! Che ti devo dire? 120 lei. Per me è come vedere mia figlia quando ti vedo. L'hai preso veramente? Grazie. Abbiamo preso 12 Molto scatole e io Tony. simpatica. Sì. Grazie. Le abbiamo già vendute. Grazie. Disponibilissimo. Come Anche arrivo voi. a casa stasera? Poi le persone buone si trovano sempre. My nose broken. Follow me in this trip and fly cheap Ryanair. Campione. Nice to meet you too. Very good. I want cerveza. Cerveza.
Here we go. No. Deixa faz. Perduto il dente. Ciao Dani. This is the special liquor from Sardinia, the island where I born. It's big, it's quite big. Tito, only È bella. They drink Sky vodka all day. They are a strange lab. You are based here in Spain, but you sell all over the world the system? Yes. Yeah. We're selling UK? UK no. We are selling United States. They Mexico, don't need. Argentina. In UK they don't need. Australia, all Europe. Europe. Russia? Russia no. Next year, I think. Next Russia. year, yeah, it's maybe. possible. Guys, you have to come in Spain and eat tapas. Wow. I sit here. Write your name. It's processing some seconds. My nose. Yes. Broken. È storto. C'ho il naso storto. Very important. Check. Hey, we just start the training. They are already asking me if I want to go lunch. Dieta. Fai dieta. Good life. Good life, da Spain. Nice to meet you, Dr. Palmas. HD sound. Yeah, it's feel different, completely different. But there is white sangria in Spain. No, there is not white sangria. If you want sangria, you have to come in Spain, unfortunately. Tortilla. C'ho la canela también, ¿no? Sí. Cannella. This is the secret. You speak English? Learning. Yeah. Good, good. Comprar más nivel. Salud, chin chin. Chin chin.
No wine. Perché non ci andate oggi? Non ci vengono le taxi, non andate, rimanete qua. Identici li abbiamo. Dimmi che ti dispiace. Mi dispiace tanto. Ecco. Lasciarti. Ecco. Ciao! Ciao Iana! Ciao ragazzi. Ciao, alla prossima, ci vediamo tra 6 mesi. Un bacione a tutti. Non vieni con noi? Ciao, a presto! Ci vedete ancora un'ora e mezzo. È belle, qua è un posto bellissimo da ritornare qua. La migliore di tutti è? Diana. Iana Inga. Tampoco. L'operazione consiste in questo, nel mettere sulla testa del paziente Hey guys, now we go to the center of Sevilla. It's time to do some souvenirs. Beh, quanto? Bevono solo quelli che... Wow! Wow! There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Facciamo il test della mela. There's a sight from my soul. There goes a sight from my soul. Seguimi, basta che segui me, fai quello che faccio io. Ascolta, we need to do it, come si dice in inglese? Povero signor Lentini, lo stanno massacrando da tutte le parti. Strappa. Superiore. Buona, molto buona. Ma cosa sembra che stai mangiando non so cosa. Facci vedere come mastica. Povere persone. Cos'è che li sta mentendo? Cosa li sta raccontandogli? Cose private. Ok. Com'è andata questa esperienza? Bellissimo, guarda,
Guarda, se ci devo ritornare, ritorno occhi chiusi, guarda. Il telefonino non sapevo molto tacco io. La sta consumando poco. Chi le fa? Io o lui? Prima io, così dopo. Vado a fare cose. Cosa ne pensi di questa avventura qua alla clinica SS dentale? Scusate. Cosa ne pensate di questa? Scusi. E la nostra bellissima contabile? Ma l'hai mai fatto? No? E allora stanno torturando il povero signor Pianti. Ed ecco che entra la seconda cavia. Il suo nome e cognome? Marco e basta? Si accomodi pure sulla poltrona. Pronto? Adesso mi conviene bene, mi ha dato adesso una bocca. Gli amputano un braccio, lo cuciono dall'altra parte. Mi fa così. O lei che sta imparando a usare la macchina fotografica. Ciao a tutti, ho tanto sonno. Spero che mi passi fra poco, se no sarà lunga la giornata di oggi. Poi? Dove vai adesso? Adesso? Sì. Da nessuna parte? Sì. Mi stanno incrociando gli occhi. Vabbè, manda un bacino. Ciao. Mani su. Come sta andando? Che cosa? Tutto quanto? In generale, sì. Siamo bene in generale. Ok. Le ragazze a posto? Le ragazze sono... Non la offendono? No, sono belle, sono gentili e basta così. Ok. Questi sono i mitici eroi che hanno sistemato la mia bocca perché io non sorridevo più. Quindi grazie a tutta questa clinica, grazie a partire dalle ragazze della logistica, a partire da tutto lo staff. Grazie a voi. Devo ringraziare veramente tutti perché siete riusciti finalmente a farmi tornare il mio sorriso. Grazie. Finalmente, sì. Sono persino commossa. Ecco, finalmente. Eh sì, perché Corrado ha detto che parlo troppo e devo più ascoltare che parlare. No, devi prima pensare. No, lui ha detto ascoltare, vedi che non ascolti tu. Ecco qua così, prima già così, poi... Puoi parlare. E quando io ti ho chiesto dove deve andare, tu cosa mi hai risposto? Boh. Tu hai detto boh, non lo so. E che con cosa devo ascoltare io per leggere il tuo... Tu devi capire sì. Di quello dove devo andare io. Certo. Se io devo andare a Iashi, sì. Vuol dire che devo andare a Iashi. Sì. Ed eccoli che stanno andando via. Sì. Ciao. Ok. Ciao. Ciao, ascolta, sempre devo ascoltare. Ciao. Qualcosa, capito? Va bene, sì. Ciao. Ed eccoli qua di nuovo. Cosa è successo? Mi faccio vedere? Cosa? Che bei peli del naso. Buongiorno, ciao. Ed eccoci qui in logistica. Abbiamo portato un po' di cosette buone e invitato i pazienti, così ci stiamo un po' tutti insieme. A parte che è finito il lavoro. Apriamo i vini intanto. Fai vedere i dentini? Ho paura di spaccare i denti nuovi. No, non li spacchi. Sempre con un bicchiere in mano. E Eugenio. Grazie. Di com'è passata la giornata? Così. Così? Tutto il giorno a tatuarsi? Così. Wow. Gira all'incontrario? Bravo. Tieni fermo lì. Signor Bruno che mangia. È buono o meno? Sì, è buono. Molto buono.
Allora, praticamente abbiamo mischiato un po' di salumi che ci ha portato i pazienti, anzi il paziente, aspetti che lo alzo, ecco. Eccolo qua, è lui, Lelù. Sono me. E basta, abbiamo mischiato un po' di nostri, un po' di salumi italiani, le olive, c'è Vladuz che sta impazzendo qui. Com'è, signora? Squisito, questo qui non l'avevo mai mangiato, mi sono fatta spiegare che sono degli involtini, credo di verza, ripieni di verza, non è verza, è l'uva, la foglia dell'uva. La foglia di uva, è squisito. E questo adesso lo sto per assaggiare perché ancora non l'ho mangiato, poi dopo posso dire se mi piace o meno. Grazie. Eugen mi-a chiesto și hunia e asta. Și hunia asta? Non lo so. Nu știi? Silvia, cosa stai cercando? Cibo? Faccio un panino. Fa vedere come si fa. E basta? Sì. E poi si morde. Vi faccio vedere il test della mela. Vado. Eccolo qua, com'è la mela? Riesci a mangiarla bene? È la mela più buona della mia vita. Stai masticando bene? È una vita che non masticavo più. Mastico a destra, a sinistra. E stimolo la camera in bocca fra un po' per vedere come mastichi. Non è mela. Mi sono accorta adesso. È una pesca. È una pesca. Ma è buonissima. È buonissima, solo il fatto di addentarla. Non spaccare i denti? Cosa sai, ma cosa sai fumato? Cosa sai fumato? Il plan premium. Ok, unde îl introduceți? Îl introducem. Unii mai gros osul. Cosa sai, cosa sai? Allora, siamo arrivati al parco, loro parlano dei morti, chi è morto in... Sì? Cosa? Le scimmie? No, solo gli uccellini. Molto bello questo posto, mi piace parecchio. Sì? Perché c'è molto verde. Si sposano due gay. Il bacino non ve lo chiedo. Siete contenti? Molto sì, siete felici? Per il resto della vita starete sempre insieme? Sempre insieme. Giorno e notte. Tutta la vita. Nel bene e nel male. Tutta la vita, amore mio. Cosa? Perché? Ah, perché ci siamo anche noi? Ma qui? Siamo io e lui. Ah, ok. Non vedi più, lasciamo la gara. So te che sei più pratico. Oggi siamo ospiti del signor Morone, signor Piatti. Eccolo qui! Devo vedere il cantante che faceva. Dai, stai qui. No, non vai via. Che bella maglietta! Sì, va benissimo. Grazie.
Aspetta che sto filmando, fammi vedere cos'hai. Salata di pasta con gamberi. Ok. Gamberetti, pomodorini e rucola. Mozzarella. Caponata. Buonissimo. Allora c'è anche Dottor Palmas. Da dove sei entrato? È già col cibo in mano. Sono atterrato col paracadute. Ciao. Grazie. Ho visto, mai finta. I think it's all angels just walk by. There goes a sight from my soul. Com'è signora? Sta bene? Bellissimo, è come essere in vacanza. È magnifico. Vrei bianco. Ehi! Siamo molto seri. Bevono solo quelli che... Wow! Insalata di calamari, no? No, prima devi cominciare tu a mangiare. Come tu non mangi? Mangiate, Indiani per condannarvi cosa fanno? Siete i migliori. Ah, no, è vero. Siete veramente i migliori. A essere i migliori. Siete? Siamo? Se lo dite voi, ok. Non tutti, però la maggior parte siete fantastici. Ma come da tutti, da tutte le parti. Non venivi a Milano qualche volta, non vieni a Milano qualche volta. Con chi? Con il gruppo. Non mi ha mai detto nessuno niente? Loro che se ne state? Senza la Gaia, col bicchiere, non ci sta il video. Questo monastero è stato fondato nel XVI secolo da un monaco che quando si trovava sulla roccia ha visto apparire la Madonna e poi girandosi alle sue spalle su una pietra ha visto un'impronta, l'impronta della Madonna, e quindi hanno deciso di fondare questa struttura qua. Dove siete voi? Ufficio informazioni. Ufficio informazioni? Sì, ufficio informazioni. Per il monastero lì. Tra il 1776 e il 1919 il monastero di Saharna fu guidato da 24 diversi abati. Il monastero fu poi chiuso nel 1964 dal regime comunista. Tutti i monaci furono espulsi e l'edificio venne usato come magazzino o sala da ballo. Solo dal 1991 è utilizzato come luogo di culto. Sei vecchio? No, sono gradini diversi. No, sei vecchio. Sì. Anche. Si dice che qui, sulla roccia di Grimidonno, il monaco Bartolomeo, dopo 40 giorni di digiuno, pregando affinché Dio lo aiutasse nella scelta di un luogo adatto alla costruzione del monastero, ebbe una visione della Vergine Maria che, circondata da fuoco celeste, gli rivelò il luogo dove costruire il monastero, che venne poi consacrato alla Santissima Trinità. Cosa ti ha detto la moglie? Che non mi faceva la foto per non guardare il panorama. Ehi ragazzi, mi guardate? Ancora, con noi Geraya. Sì, con voi.
Stasera dormirete bene. Mi rimarrà soltanto La località di Saharna è anche conosciuta per le sue cascate. Il fiume Saharna nel suo percorso ne conta 22. Una delle più belle è molto vicina al monastero e cade da un'altezza di 10 metri, formando un laghetto profondo chiamato la Fossa de Romno. Che qua anche se perde i denti c'è la Madonna che fa i miracoli, se no chiama Padre Palma. Adesso in diretta vi sto trasmettendo come Iana sta per morire. Rimarrò da sola. Ci sono attacchi, No, sopra. Stiamo andando a vedere una fortezza o un castello, come lo volete chiamare. Sta al nord della Moldavia.
bellissimo. C'è la Diana che guarda tutto il giorno. Non si può staccare. Guardate. Vai a vedere Diana che mi piace. Qua ce ne sono un paio. Basta. Quindi ogni mattina veniamo qui, lo salutiamo e andiamo avanti a lavorare. Bonjour, bună ziua. Eccola la Diana che è venuta a rubare, anzi sta masticando ancora, scappata via. Buono? Prendi un po' di qua, per favore. Poi volevo farcene prendere insieme, no? Ci puoi riprendere un po' insieme? Grazie. Sto filmando. Sì, grazie. Attenti a cosa dite, sì. Attenti a quei due. Eccola qua, è andata via, ha rubato e è andata via. Cristi, saluto. Cerca di ingaggiare Super Matrix, Dottor Palmas. Oggi il test, ti hanno fatto oggi i denti. Oggi dobbiamo prendere gli spazzolini morbidi e dobbiamo prendere anche il colorante per vedere dove i denti rimangono sporchi. Le ragazze faranno il test per imparare come si istruisce il paziente. Ci divertiremo. La Paola che mi sta dicendo quando filmare. No. Guarda che le valigie di un ufficio, quella blu ti devi mettere dentro, l'altra è piena. Ci sta. L'adottiamo anche lei. Mangia poco, sì. Però beve tanto. Buona cena. Sì, buonanotte. Sogni d'oro, auguro anche. Buongiorno. Buongiorno, Tutto a posto? Sì. Oh, grazie. Buongiorno, sono venuta a rompere. Anche grazie. Sto prendendo il caffè che non me l'hai preso. Ordinalo qua. Io vengo con voi giù. Ciao Andrei. Partite? Sì, parte anche lui, viene con noi. Ve lo portate dietro? Sì, lo riporto a Torino. No, lasciatecelo che ci serve. Amici a Torino. Dividiamo due bagagli. Sì, metto dentro. Ciao, un bacione, fate buon viaggio, ok? Ciao. Eccoci qua che andiamo a mangiare. Guardate, dimmi. Guarda, bellissimo. Guarda. Sono le macchine là. Cosa avete visto? Ma che macchina d'epoca? Lo so. Bellissimo. Guarda qua. Guarda il taxi. No, quella è polizia. Polizia quella. Andiamo a mangiare? Che mangia? Un vittorio, là, bianco, verde. Si chiama Zama. Zama. Buono? Buono. Perché qua qui Buon con appetito, poca cosa roba. mangiate? Ma pure fa degli Io che incastri cosa che mangio? Mangio dell'agnello cotto in forno in una terrina, l'ho assaggiato ed è buonissimo. Uno spettacolo, ottimo. Sono contenta. Lui è morto, non c'è più. Questo è il nostro vino. Perché io ogni tanto cammino a testa in giù in verticale, però, siccome ho la cute grassa, ho paura di sporcarvi il pavimento. Ciao Elena. Ciao. Permesso. Qua c'è la roba. Qua c'è l'altra roba. Anda con un bar. A Roma, a casa mia. Questo ho fatto tutto io, questo L'hai no. fatto tu? Questo ho fatto io. Guanciale. Guanciale e arrosto. Gli uomini italiani sono i più bravi in cucina. Fina, volete? Sì. Guarda che sto piace.
Ride. Non si perde d'animo. E lei ci ha detto, ride. Non si perde d'animo. Comunque è bello. È bello almeno. Mi tolgo le scarpe? Ma c'è casino, caso la buona, c'è casino. Un po'. Вася? Vrei să mă hrănești? Da. Și tot ce vădisea, Ma io la buca di Tutto mio, scappo via. No, quello è il problema. Però poi frantume puoi mangiare, vedi le righe della bottiglia? Sì. Fresco. Frantume non Come la colosești? Fresco? Credo. Shaker, no? L'ho shakerato. Shaker, party maker. Hai assaggiato? No. Da. Dar cum... Chi è? Tappeti. Ciao. Buongiorno. No, ma sì. Beccata. Che belli! Beh, un odore stupendo. Abbiamo la numero 1 del SOS Turismo Dentale, è molto gentile, una delle più gentili. È un po' stronza perché ti insegue con la telecamera, però è una È brava colpa di ragazza. Corrado, io non lo volevo fare. Mi Però sto bellina obbligando. questa, quanto costerà Mario? Guarda spettacolo. Troppo. Le patate? Sono trucchetti, questi sono chiamate patate al gratin. Non c'è la luce, non si può accendere. Bisogna saper pure fare delle cose, questo è un pedaglio un po', dato che è siciliano, non è Lui è l'aiuto poi. è l'aiuto, però io insegno e lui non apprende. Sti cuochi che non sono mai grati. I facci sono sotto. Relax, vai Luca, metti il tiro. Guarda che scrotta. Questo è lui, questa è lei, si vede. Perché lei è più cicciona. È più chiaro? Sì. Spero che non vada a stare. Техник шкурите, да? Когда техник почти массаж. Buongiorno. Ma che faccia hai? Cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Anche figli? No. Oh. Sì? Anna, metti anche tu vicino così diciamo così. Ti togli un occhio adesso. Ma cosa hai fatto? Ma dai, vai. Domnul Iulic, trebuie să mergem în sala de conferință. Iarătați să vă filmez și să ziceți. Buongiorno. La Diana stava proponendo di spalmarle la sul naso anche a lei. No, che devo andare già di là. No.
Я у Вася Брестарычева. Мирос. Там Мирос. Будьте Лейла, да. Да. Капец прикол. Лейве? Ну си бол можеш ли го? Cos'è sto casino? No, dai. Ecco. Bonjour. Lei è la prima volta da noi? No, la seconda. Ah, ci siamo già visti anche, mi sembra. Ci siamo visti? L'anno scorso quando? Ad agosto. No, ero appena arrivata ad agosto. Oh. Mangia. Oh Luca, io vado, ma lo salutare. È buona? Ci vediamo in logista. Ci saluto. Ciao. 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 Fai in viaggio. Grazie Buon mille. viaggio. Il tempo sta per scadere. Non devo andare. Sto mangiando. Non si può. Allora di fuori. Din partea colectivului, Sfânt Sănătos. Ne bucurăm că ai nimerit în colectivul nostru, pentru că ești o persoană mai deosebită. Deci, Te vezi video dat când aici era eu plină? nu știu, Când eram eram... felicitări. Mersi. Mersi. Da. Să nu mai crești mare, bine? Să merg astea. Mersi mult. Siamo arrivati in Sardegna, ragazzi, e c'è un caldo, ci saranno almeno 25-27 gradi. Appena esci dall'aereo c'è un odore diverso, proprio l'odore del mare e della macchia mediterranea. Chi ci sarà ad aspettarmi? Sicuramente qualcuno che non vedo da più di mezzo anno. Ce l'ho fatta! Come mi trovi? Bene, in forma. In forma, ti manco. Molto. Vuoi che torni in Sardegna? No, per il tuo bene, cioè, vai dove Dio ti porta. Abbraccio. E i figli devono fare la loro strada, anche se pesa questa lontananza, però non possiamo come Ma lei. tu sapevi che un giorno me ne sarei andato dalla Sardegna? No. Non te l'immaginavi? No. E quando l'hai scoperto? Mi sono rassegnata. Cos'è che ci porta? I ravioli? Ravioli col carciofo, Buono. Manco ci sono i carciofi in Moldavia. Non li conoscete i carciofi? No. Non esistono. Mettitene uno in valigia di quelli spinosi. Gol, come Cagliari, vai 1-0. Cagliari!
andata bellissima, meravigliosamente. Una giornata conviviale, molto bella. Che dicono se vai all'estero non ti curerà più nessuno. Tutti i dentisti ogni giorno curano bocche di pazienti che sono già state curate da altri dentisti. Quando fanno questa propaganda lo fanno per fare cartello, mettere paura. Cioè, chi fa questo discorso di quasi denigrare pazienti che si sono curati in Europa sicuramente non è un buon medico, anzi è protezionismo quello che chi sposa queste tesi dovrebbero togliere, a mio parere, radiarlo dall'albo. Uno, se fa il medico, dovrebbe farlo per vocazione. Uno che ha fatto le cliniche a Sassari, un odontotecnico che ha cliniche anche a Centro Sardegna, lui ha capito che l'Europa è il futuro e vuole assolutamente incontrarci. Quindi se ci diranno guardate che nessuno vi tocca se andate a curarvi all'estero, noi li possiamo smentire, dire guardate ci sono già molti dentisti in Italia che ci stanno aiutando. È un boomerang questo che gli torna contro. Queste sono le cose belle della vita. C'è una pioggiolina fantastica, guardala che verde. Ve la dedico a tutti questa. Cagliari merita di essere vista solo per quello che vi sto per far vedere, ovvero la pizzetta d'oro. Pizzetta al taglio, molto semplice, tonda, piegata a metà, c'hanno un ingrediente segreto, la margherita è buonissima, mettono un filo d'olio nella teglia e la cottura rigorosamente forno elettrico, si sente già l'odore. Lavora solo a una certa ora e se non vieni in quell'ora non ti becchi niente. Questa è la spiaggia del Poeto, siamo a Marina Piccola, è uno dei miei posti in assoluto preferiti. Io qua ci sono cresciuto, posso assicurare che è una cosa fantastica fare questa passeggiata. Io qua ci uscivo in canoa, ci uscivo con le barche a vela, facevamo le regate. I'd like to love you, I'd like to love you night and day, if I may. I'd like to. La cosa bella nel venire in Sardegna ogni tanto è ricordarsi tutti i momenti che hai passato qua quando eri piccolo. Questa è la famosa Sella del Diavolo, veramente un posto magico. Tutte le cose che ho fatto poi sono nate da delle riflessioni guardando quell'orizzonte, proprio quell'orizzonte là, e mai mi sarei fermato, mai sarei tornato su quest'isola perché avevo deciso che una volta fuori avrei bruciato le navi e mai sarei potuto tornare qua se prima non avessi compiuto tutto. I'd like to love you, I'd like to love you, if I may. Autovelox, mandamela in Moldavia, non te la pago. Ora andiamo direzione Nuoro, però prima passiamo a prendere la roba da casa così restiamo a dormire. Ma quando è che ti sposi, vero mio? Io sono sposato con la vita. Bravo, alla Senti, posso stai tranquilla. Ti arrabbi se me ne vado? Che me, problemi ci sono. Affare fatto.
Alla spiaggia ho trovato un po' di conchiglie. Ma che dici, la sabbia ce la fanno portare? No, si bloccano. Sai quanti chili ne hanno recuperato dai turisti tolte dalle valigie di sabbia? Non portate via la sabbia dalla Sardegna, ok? Quindi cose del genere non si possono vedere. Ti devi rilassare un po'. Da rilassare, se faccio le pulci. Toglimi via questa roba. Raccogliti. Ti vedo una volta all'anno. Ma quando non ci sei mi manchi, ma quando ci sei mi fai disperare. Io pensavo avessi buttato tutta questa roba. Ma questa 18 anni c'ha questa maglia qua. Ma perché le conservi? Ma possiamo far vedere il mausoleo? Vieni, vi porto. No. Mia madre c'ha una stanza qua. Sembra la stanza di Diaders e questi sono tutti morti. Non sono gente morta, sono i tuoi avi, nonno, bisnonno e trisnoni, ce li hai tutti qua. Fa paura questa cosa. Che paura. Questo sono io quando ero giovane. Questa è mia sorella che si è sposata. Chi era questo? Quello è nonno Eugenio, bisnonno Eugenio. Sono maglioncini di 20 anni fa quelli. Ci vediamo tra 6 mesi. Sto dimenticando le chiavi. Vuoi qualche souvenir da Nuoro? Un cinghiale? Niente. Un maialetto arrosto? Non ne posso mangiare. Il vecchio, perché non l'hai ancora convinto a venire a vivere in Moldavia? Io vi sto aspettando. Veramente non ne abbiamo voglia, né io né lui, di andare a vivere in Moldavia. Cioè, noi siamo nati qua e moriamo qua. Sì, fai le corna. Patente italiana, questa è ancora valida. Non farmi prendere multe, Mandali in Moldavia. no, arrivano qua a casa, le devo pagare io. Cambia la targa, ti mando una targa dalla Moldavia. Sì. Ciao. Una bellissima giornata, memorabile. Quando ritorniamo la facciamo di nuovo. Okay. E quelli che arrivano dopo di noi la faranno anche loro questa esperienza, bellissima. Io pensavo che era viene, soltanto nel tuo brinquete. Parla che come bene. La gamba destra dietro, quando io porto la mia sinistra e tu porti la tua gamba dietro. Vai. Fai Così, 1, 2, 3,
5, 6, 7. Ok, 1, 2, 3. 5, 6, 7. Inizialmente avevo tante paure, però poi ho avuto questo coraggio e arrivato in aeroporto tutto è filato liscio, sono stato proprio tranquillo e a casa mia e ho risolto i miei grandissimi problemi che mi turbavano tutti i giorni, il mio sorriso e i miei dolori della bocca. Dopo tante cure, infatti anche se sono giovane, mi hanno rovinato alla fine perché con tante cure sbagliavano, andavo da un altro dentista, mi ritrovava con i problemi, però difendeva gli altri colleghi e quindi mi ritrovavo sempre a rovinare di più la mia bocca e a arrivare a fare questo lavoro che ho fatto qui. L'ho risolto solamente grazie a voi e alla fine non capisco perché non fanno altro che difendersi l'uno con l'altro e non dire il problema e accettare il lavoro che è stato fatto male. Praticamente a me mi hanno curato, mi facevano questi preventivi, curano e ti ritrovi comunque sempre col problema in bocca, pagando e non avere, senza risultati. E alla fine non capisco perché fanno questa guerra di abbassare i prezzi senza dare risultato alla gente, quindi fanno una lotta di prezzi a chi ha il prezzo più basso e non a fare una lotta, una guerra contro chi non fa lavori utili. E l'Italia non capisco perché non ci può offrire queste cure a buon costo e a risultati soprattutto ottimi e giusti, che siamo costretti comunque ad andare negli altri paesi. Prima non facevo altro che turbarmi, nella mia testa mettevo sempre la mano davanti alla mia bocca quando sorridevo. E ancora adesso ho l'istinto di farlo, perché era proprio un tormento per me, avere questi denti curati male, ingialliti sul davanti e adesso ho risolto il problema della mia vita, tra virgolette, però mi alzo allo specchio, la prima cosa che faccio, mi faccio un sorriso. Dopo tante cure che ho affrontato nel percorso della mia vita non riesco a capire come mai gli ordini dei medici non tolgono la licenza a chi opera male nel loro campo. Quindi ci rovinano alla fine sia biologicamente che economicamente a noi pazienti. E mi avete davvero cambiato la vita risolvendo il mio problema, perché per me era davvero un problema enorme. Non vigilare sulla qualità dei professionisti, delle terapie erogate o delle prestazioni che vengono erogate non solo da medici e dentisti, ma anche da altri professionisti che si trovano in altri settori, ha un costo veramente alto. Il costo di cui parlo non è quello prettamente economico, ma il costo biologico di dover reintervenire su situazioni che erano già complesse, dei disastri sul quale chiunque avesse messo mano sicuramente si sarebbe trovato in grossa difficoltà, genera delle persone che avranno degli esiti che sicuramente non saranno performanti come se avessero operato su un caso che era in uno stadio iniziale. La prevenzione è quello che manca in molti paesi europei. Parlo di prevenzione a livello di cosa pubblica, di problemi pubblici, parlo di prevenzione in ambito sanitario, parlo di prevenzione per esempio del crimine oppure delle emergenze. Perché si arriva alle emergenze? Si arriva perché chi deve vigilare non c'è. Oppure chi deve vigilare c'è, ma chiude un occhio, delle volte anche due occhi, perché nelle emergenze si può lucrare di più delle volte.
nelle emergenze possono essere utilizzate delle tesi che fanno leva sul dolore, oppure sulla scarsità di tempo, oppure sulla impossibilità a poter mangiare. Occorre vigilare sulla qualità di chi eroga prestazioni sanitarie come prestazioni di altro tipo. Quando io apro il computer ogni giorno ricevo almeno 10 radiografie di persone che non possono permettersi le cure nel proprio paese a causa dei costi elevati. Vedo lastre dove ci sono impianti dentali uniti con radici naturali. Questo non rientra nei protocolli internazionali. Vedo pazienti che vengono trattati come clienti, ovvero gli vengono fatti dei preventivi che non sono risolutivi. Si cura solo una parte della bocca e si lascia stare tutto il resto dicendo ok, quando avrai i soldi farai il resto. La bocca non si può curare a pezzi, non si può pensare di mettere lo smalto sopra le unghie di un piede che sta andando in cancrena. Così si sta solo facendo i propri interessi e non quelli del paziente. Come io vedo queste lastre, sicuramente molti altri professionisti hanno visto queste lastre. La domanda che mi faccio io è perché non vengono denunciati questi casi di malasanità? Perché quando un collega esce dai protocolli non fa pervenire una segnalazione al proprio ordine sulla cattiva opera del precedente collega? Fare questo è un grande senso di responsabilità da parte di tutta la classe medica. Fare questo significa proteggere la propria professione e fare questo significa buttare fuori dagli ordini gli sparachiodi oppure i terroristi che vanno a operare terapie che non sono necessarie o che vanno fatte in tempi diversi. L'imperizia non può essere nascosta. Chi vende trattamenti non necessari deve essere radiato dall'albo perché sta derubando un paziente e sta danneggiando biologicamente una persona. Vanno a fare talk show su quelli che sono i prezzi bassi. Chi fa i prezzi bassi vanno contro chi cerca di abbassare i prezzi con delle politiche aziendali, ma non vanno invece a combattere chi opera fuori dai protocolli. Per me è una cosa molto più grave, perché non è una questione di verificare se una persona sta dentro a degli standard di prezzo, ma è una questione di verificare se le persone stanno dentro agli standard di qualità. In un sistema privato questa è una deriva molto facile, dal momento in cui esiste il conflitto di interessi che chi espone il listino prezzi e decide o ti dice ciò di cui hai bisogno, delle volte quasi sempre anche la stessa persona che poi emette la fattura, che deve intascare i soldi. Quindi è facile correre il pericolo di entrare dentro a delle terapie che hanno un conflitto di interessi, di cui abbiamo parlato in altre puntate. A me sembra quasi un cartello, ovvero stare qui a difendere i nostri tariffari oppure stare qui a difendere la buona condotta, la buona qualità. Delle volte leggo dei comunicati stampa che vengono fatti dagli ordini dei professionisti, parlo a 360 gradi di tutti gli ordini delle professioni, sembrano quasi politici. Il linguaggio dei politici è un linguaggio delle volte opposto. Basta, se vuoi capire veramente, a mio parere, quello che cercano di dire nei comunicati stampa, invertire le parole. Noi dobbiamo proteggere, per esempio, i nostri pazienti. Inverto le parole, noi vogliamo proteggere noi stessi. Se si vuole proteggere veramente noi stessi, oppure se si volesse veramente proteggere i pazienti, bisognerebbe pensare prima di tutto alla biologia del paziente, che va rispettata, protetta e tutelata. Poi anche al portafoglio del paziente. Non si può sottoporre un listino prezzi per la salute, per curare la salute e le malattie dei malati. Dovrebbero essere date gratuitamente, dovremmo noi medici essere pagati dallo Stato e dovremmo lottare per vederci riconosciuto il pagamento dallo Stato delle prestazioni che noi facciamo.
Gli ordini dei professionisti, a mio avviso, a mio personale parere, oggi sono anacronistici. Dovrebbero essere riformati in dei quality center. Bisognerebbe iniziare a lottare per fondare sul territorio degli istituti di controllo delle opere che vengono eseguite, delle prestazioni, delle terapie e dare dei punteggi di qualità. Questo viene già fatto in alcuni paesi e dovremmo prendere spunto dalla patente a punti, a mio parere. Se tu operi male, ti tolgo dei punti. Finiti quei punti, ti rimuovo la licenza. E per poter riaccedere alla licenza dovrei risuperare gli esami da capo o almeno l'esame di Stato per verificare che stiano queste persone operando in maniera corretta. Recidiva, radiazione a tempo indeterminato. Un saluto da Dottor Palmas e dalla Moldavia. Diana, ma lo sai che il 30 giugno siamo in Sardegna e tu non stai andando in palestra? Lo so e mi sto vergognando un po'. Ok. Vuol dire che si farà un paio di nuotate di più avanti. No, andrò, sai, con quei costumi lì che sono tutti chiusi fin giù, proprio adesso in giù. Ora ti faccio vedere il costume da bagno 2019 di Diana, eccolo qua. Oddio. Muy buono. Dopo una recensione scritta, adesso lo diciamo a voce, che non ci siamo trovati per niente bene in questa clinica. Ma come no? Ciao ragazzi! Buongiorno, mi chiamo Faroni Mirko, ho cominciato questo percorso guardando internet, ho trovato vari siti e questo qui è stato quello che mi ha incuriosito di più. Sono andato alla cena a Milano per vedere tutto lo staff, tutta la gente
per incontrarla, avere qualche parere sia dei pazienti che del personale. Piano piano mi sono convinto e sono arrivato fino a qua. Ciao a tutti, finalmente ho ultimato il terzo step, quello dei definitivi. Domani ripartirò con i miei nuovi denti, sono veramente soddisfatto, spero che anche voi possiate esserlo perché sono veramente dei grandi. La struttura messa in piedi dal dottor Palmas è una cosa più unica che rara. Per cui mi auguro che anche voi possiate essere felici e soddisfatti. Venite sicuramente fiduciosi, troverete delle persone che sanno rispondere alle vostre esigenze. Io lo sono stato e lo sono tuttora e lo caldeggio vivamente. Ciao, mi chiamo Giuseppe. In questo percorso devo veramente ringraziare tutto lo staff, dal primo all'ultimo, perché per la cordialità, per mettermi al mio proprio agio, sono stato veramente bene con tutti. Ecco. Sono molto uniti, si scambiano informazioni, collaborano in un ambiente direi di primo ordine, ne ho visti altri. E qua veramente sono, secondo me, già all'avanguardia. Niente, andiamo avanti, e prendiamo la vita e diamo senso al sorriso, affrontando la vita quotidianamente.
Buongiorno, mi chiamo Gianfranco Poerio, sono venuto in Moldavia a fare i denti, precisamente a Chișinău. Per quanto riguarda la clinica, assolutamente non mi aspettavo di trovare tutto ciò che ho trovato, anche a livello visivo, la bellezza e l'igiene soprattutto che esiste qua dentro. Esperienza a dir poco fantastica, tutto buono, tutto ok, vino, grappa, carne, verdura, formaggio meraviglioso e soprattutto ecco mi ricordano la compagnia bellissima. Io sono venuta per il controllo, gennaio ho fatto i provvisori, operazione provvisori, e poi sono tornata ad agosto, definitivi, top, mangio di tutto, perfetto, anche con i provvisori mangiavo di tutto, nessun tipo di problema, proprio bellissimo, tornassi indietro lo rifarei non una, 100 volte. Io sono veramente molto soddisfatto. Grazie ancora a SS Turismo Dentale e al dottor Palma. Grazie per l'ascolto, un saluto a tutti. Un arrivederci al prossimo video. Peace. Bună, sau fără aur sau argint, dar greu să nu ai un prieten, străin și fără de părinți. Stiamo andando da una famiglia e vorremmo farla felice per un po' oggi. Oggi i bambini mangiano in Moldava, guardate un po'. Tutte le belle storie hanno un inizio. Ciao! Salut, salut! Dă noroc, haide! Hai noroc! Haide noroc! Ciao, bella! Mergem înainte. Chiar dacă e greu, oricum nu dăm bătuți. Vă mulțumesc mult pentru tot, chiar din suflet, nici nu aveți idee cât tare ne-ați făcut pentru...
chiamo Luca, mi trovo in Moldavia per curare un problema mio usando internet. Ho trovato la possibilità di scegliere come curarmi e dove curarmi e devo dire che ormai l'uso del computer è una forma nuova sia di ricerca che anche di lavoro per nuovi modi di lavorare e di fare un sacco di altre cose. Al giorno d'oggi è possibile anche col solo WhatsApp interagire con un medico che sta magari dall'altra parte del mondo e seguire anche l'evoluzione o la guarigione di parecchie patologie, diciamo. A me è bastato inviare una panoramica con una mail per essere ricontattato subito e con un video mi è stato illustrato tutto il percorso di cura e di guarigione e sono stato anche convinto da questo, anche dall'efficienza sia del sistema informatico che anche dalla competenza di chi mi ha risposto e questo mi ha convinto a affrontare questa cosa. Siamo arrivati a un punto che possiamo decidere dove, quando muoverci per fare anche le cure mediche, perché ormai il supporto tecnologico è arrivato a un livello tale che c'è anche uno scambio dati, anche medici, e il mondo è sempre più piatto perché ormai non conta più la vicinanza del personale, è ormai cambiato il modo di lavoro. Si può inviare dall'altro lato del mondo, si possono avere i dati dei miei denti e costruirli, intanto io aspetto a casa e quando è il momento posso con un aereo in poco tempo raggiungere il centro e farmi fare il lavoro di cui ho bisogno. Non siamo di fronte a una crisi nel settore, ma una rivoluzione del modo di lavorare. Non credo proprio che ci sia crisi in questo settore, bisogna adeguarsi ai nuovi modi di lavorare. Ormai possiamo decidere in base a quello che abbiamo, dove e come curarci, da chi, più vicino, più lontano, ormai non conta più. Questo non è più solo un nuovo modo di vedere i servizi sanitari, ma anche un nuovo modo di lavorare per tutti, perché dà possibilità molto ampie, peraltro non solo la medicina, in parecchi settori. Bisogna un po' imparare a usare le nuove tecnologie. Alla fine la conferma alla validità di queste cose arriva da sola, perché è la gente stessa che poi porta testimonianza. È questo che conta, perché dopo tutte queste cose nuove vengono prima prese in giro, la gente è malfidente, non crede, sembrano delle cose false. E quando la gente la prova poi porta testimonianza a quello che è accaduto ed è quello che la fa diventare valida. Cioè la rende famosa, la validità deve essere alla base della struttura e c'è sempre scetticismo da parte di tutti, ma quando la cosa funziona e dà un valore, alla fine prende sopravvento, la gente se ne accorge, magari ci mette un pochino, ma poi diventano importanti. L'organizzazione del mondo del lavoro ha subito una rivoluzione con pesanti ripercussioni sulla economia delle società moderne. Ricordo ancora quando ero un ragazzo, ero appassionato di film, per esempio noleggiavo un film al giorno, spesso andavo al cinema. Di tanto in tanto pescavo la fregatura. Tutto cambiò un giorno che trovai un sito web chiamato FilmUp
dove era possibile leggere le recensioni dei film scritti da chi aveva già visto il film. Mai più fregature da quel giorno. Al cinema continuavo ad andare, sì, ma guardavo solo i film con ottime recensioni della critica. Questa si chiama intelligenza collettiva. Chi ha già fatto esperienza di un qualcosa, di un servizio, già acquistato un prodotto, può lasciare una traccia sulla rete utile per chi verrà dopo di lui. Un esempio di questo può essere per esempio il GPS. Ti sei mai chiesto come fa la mappa del tuo GPS a indicarti il traffico presente qualche isolato più avanti? Semplicemente registra la velocità dei veicoli che avevano il GPS attivo su quel tratto di strada, che hanno percorso qualche minuto prima o stanno percorrendo proprio in quel momento quel pezzo di strada. Oggi la garanzia non conta più nulla, dico sempre. Nel mondo di internet solo i film con le migliori recensioni sbancano al botteghino. Stessa cosa vale per i servizi e i prodotti. La garanzia era un qualcosa che serviva negli anni fa, quando non esisteva la recensione. In quegli anni era necessario un dentista che garantisse la qualità del servizio prodotto. Non c'erano le recensioni. Oggi questo non è più utile. Se hai un problema vale molto di più una recensione. Le aziende moderne questo lo sanno. Appena sorge un problema rimediano con il loro centro assistenza. Questo è il potere del mondo dell'informazione nell'era della reputazione. Mai come prima i servizi erano costruiti attorno all'utente finale. Oggi un utente non vale più uno, ma 1000, forse 10.000. Il suo giudizio vale molto, è in grado di muovere l'opinione di molti pazienti o potenziali consumatori verso un acquisto futuro. Il Movimento 5 Stelle in Italia è stato uno dei primi casi al mondo che ha dato manifestazione della potenzialità dell'aggregazione digitale. Pensieri e persone che si sono aggregate, hanno fatto massa critica in un luogo virtuale e che hanno poi generato cambiamenti reali e misurabili poi nella società, nel modo di pensare della società. Stessa cosa è accaduta anni fa per la crisi del Nord Africa, la primavera araba. Rivoluzioni che hanno portato al ribaltamento di governi e dittature, e tutto questo è nato su Twitter. Ogni innovazione o nuovo modo di pensare della società deve passare dallo stadio di inaccettabile allo stadio di popolare ed infine legalizzato o comunemente accettato. Prova a pensare a come veniva ridicolizzato il fenomeno dei 5 Stelle all'inizio. Oggi ci troviamo in terza fase e questi si trovano al Parlamento. Tra 5 anni sarà del tutto normale avere il proprio cardiologo a Parigi, il proprio dentista in Moldavia, oppure avere il proprio chirurgo plastico a Dubai. La rivoluzione dell'informazione che ha portato il mondo a essere più piatto, i consumatori più vicini ai servizi delocalizzati, è stata confusa ed etichettata con la parola sbagliata come crisi. Per anni è stato passato il concetto che l'Europa ed il mondo stessero entrando in un periodo e momento storico di grande recessione e crisi dei mercati. La vera crisi, a mio parere, è quella dei valori e l'impreparazione della società a cogliere il positivo del cambiamento. E questo porta povertà e difficoltà alla grande fascia media della popolazione. Quando vai dal dentista per dover mettere una capsula, protesi o simulazione di un dente, il dentista deve seguire 3 passaggi. Primo, prendere il calco del tuo dente rovinato con un gel da impronta. Secondo, inviare il calco ad un laboratorio dentale che realizzerà poi la protesi. E terzo, installare il tuo dente o la protesi che riceve indietro dal tecnico laboratorio nella tua bocca. Oggi al nostro policlinico in Moldavia prendiamo l'impronta con un sensore digitale che fa una scansione laser del dente rovinato. Inviamo il file alla stampante 3D che in 5 minuti stampa la protesi. Infine la prendiamo e la posizioniamo sul dente che è stato modificato nella bocca del paziente. Hai notato qualcosa di diverso tra questi punti che ho elencato? Hai notato come l'odontotecnico sia scomparso?
Questo è il concetto di quello che sta accadendo nel mondo su larga scala. Non si tratta di crisi, ma di rivoluzione ed accorpamento e accentramento dei servizi. Un altro esempio che potrei farti è quello che sta accadendo da anni nel mondo della ristorazione con TripAdvisor o della mobilità con Uber o ancora dell'acquisto dei prodotti con Amazon. Oggi, prima di acquistare qualunque cosa, gran parte delle persone apre lo smartphone e si informa. In passato si acquistava per prossimità, vicinanza, per passaparola. Oggi basta semplicemente andare su internet e guardare la recensione. Questo non avviene più. Dunque, se mi chiedi come dentista, è vero che esiste crisi nel tuo settore? La risposta la conosci. La risposta è no. Oggi i pazienti non si ammalano meno, semplicemente hanno cambiato posto dove si vanno a curare. Qua al nostro policlinico in Moldavia abbiamo inaugurato quest'anno 14 poltrone chirurgiche in più. Probabilmente in Italia questo stesso mese hanno chiuso 14 studi dentistici, magari nella sola città di Roma. Per questo episodio è tutto e ti do appuntamento al prossimo episodio. Ciao, io sono Pina, vengo dalla Sardegna, sono venuta qua in Moldavia da Dottor Palmas per la cura dei miei denti. Ho avuto un intervento molto delicato e lungo, sono contenta del lavoro che mi hanno fatto, personale tutto uno più gentile dell'altro, il medico che ha operato a me è stato una favola, cioè alle mani d'oro secondo me, che è il dottor Andrea. Poi sono stata seguita da dottor Michele, sono tutti abbastanza molto gentili, disponibili. C'è Virginia che è un amore di ragazza lo stesso, comunque no, tutti abbastanza gentili, abbastanza disponibili, tutti quanti. Ciao, sono Antonio, vengo dalla Sardegna, ho mia moglie che è moldava e sono venuto a questa clinica perché ne ho sentito parlare bene di tutto il lavoro che fanno, dall'impianto al controllo alla manutenzione. È stata un'esperienza che mi ha proprio contagiato per mettermi a fare un controllo. L'accoglienza è stata perfetta, il locale è ottimo. Il personale, più di così non posso dire, sono persone accoglienti che ti mettono a condizione di stare a tuo agio, come se fosse a casa tua. Ciao, mi chiamo Giuseppe, arrivo da Como. Ho fatto il primo step, ho fatto una scelta con la linea premium che mi sembrava ottima.
Però poi adesso che sono tornato per il secondo step, appunto, ho optato per la linea superiore, perché ho capito che dà anche qualcosa in più, anche il fattore estetico un po' differente, migliora in tutto, la qualità dei materiali, la masticazione è differente, quindi ho preso questa decisione di passare alla linea superiore. Oggi lunedì iniziamo, stiamo organizzando già l'evento del prossimo mese. Ila, hanno già risposto dagli hotel? Hanno già risposto e stiamo trovando degli hotel bellissimi. Ottimo, quanto ci fanno? 300 persone o 500? Speriamo 500. Ascolti dottore, abbiamo un problema. Non si trovano 30 cartelle dei pazienti nuovi. 30. 30, scusa, in che senso non si trovano? Non riesco né a introdurre i dati perché non si trovano né in clinica né nell'archivio. Nel senso che sono rimaste bloccate in clinica e non sono mai arrivate qua all'archivio? Abbiamo un serio problema, andiamo. Approfittiamo e gli portiamo ai ragazzi anche quello che è il kit di generale, questo qua. L'essenziale poi a casa per andare a pulire in maniera corretta i lavori che si fanno in bocca. Senza questo è inutile venire in Moldavia a fare i lavori e ristrutturare casa se poi non metti in conto di fare la manutenzione ogni anno. Diana, cos'è sto problema delle cartelle? Sparite 30 cartelle? E tu ridi, sono sparite 30 cartelle e non si trovano? 30, 15, vabbè sono moltissime sono. No. Dove dobbiamo cercare? Non lo so. Sta a ridere. Facciamo così allora, organizziamo un gruppo di ricerca clinica, un gruppo di ricerca back office e un archivio. Vediamo se saltano fuori. Questo è il kit di igiene, trovate un posto di modo che insomma si possa vedere in clinica pure il kit. Ragazzi, il mistero delle cartelle è risolto, ce le avevo io a casa, era tra quelle che stavo controllando. Capita nella confusione. Il mio lavoro di archivista è molto importante come lavoro perché archivio le cartelle sia dei nuovi pazienti che dei vecchi ed è un lavoro molto importante sia per la clinica che per voi, quindi necessito la vostra collaborazione quando vi contatto perché vogliamo dei chiarimenti e per aggiornarci per quanto riguarda il vostro rientro. La ringrazio, arrivederci. Ho deciso di chiudere con i dentisti da noi, proprio.
clinica eccezionale, eccezionale come si presenta, pulita, impressione molto positiva del personale che c'è, i medici molto sicuri, molto decisi, molto professionali, persone che sanno il fatto loro. Ottima l'impressione. La gita al castello d'estate, bellissima, una bellissima esperienza, una bellissima località, ne vale la pena andare ed è stata un'esperienza, oltre che visitare un bel posto, interessante anche dal punto di vista storico-culturale. Sono Giuseppe Usai, vengo dalla Sardegna, sono arrivato qua dopo una bella esperienza con i dentisti italiani, ma meravigliosa. E niente, praticamente negli anni mi sono trovato la bocca distrutta dai vari lavori fatti da sicuramente brave persone, però con materiali non idonei. E niente, dopo l'ultimo lavoro fatto 12 anni fa circa, che mi ha finito di fracassare quello che rimaneva della mia bocca, ho deciso di chiudere con i dentisti da noi, proprio. E niente, ci troviamo qui adesso, a fine del lavoro, io confido bene. Non posso dire una cosa negativa perché non la penso. Ciao, mi chiamo Adelina e sto facendo un disco per un paziente. Praticamente è la sua TAC in 3D e la sto mettendo sul CD. E questo CD viene messo nella sua cartelletta personale che si può portare ovunque e automaticamente tutte le tag di ogni paziente viene anche salvato dentro il computer, così magari se il paziente perde o non va al CD possiamo rifarglielo. Tarbolo 46, tac e... Ciao a tutti, sono Dr. Andri, lavoro in clinica di sosturismo dentale e voglio presentare un caso molto interessante e difficile. Abbiamo un caso dove lei ha cercato tanti anni fa di fare l'ortodonzia con l'apparecchio, non è possibile, ci sono tanti denti che sono devitalizzati
abbiamo problemi con la chiusura, abbiamo problemi con l'estetica, perché quando la paziente sorride si vede molto la gengiva di sopra e sotto, e le domande di paziente sono prima per l'estetica. Ok, allora mi chiamo Stefano Ciuffa e niente, abito nella provincia di Treviso. Sono arrivato qui perché soffro tuttora di parodontite e questo problema mi ha creato purtroppo la perdita di alcuni denti. È un processo che poi tra l'altro non si fermava. E nonostante abbia girato parecchi dentisti in Italia e anche fuori dall'Italia, in Croazia, diciamo che non ho mai trovato una soluzione che potesse fare al caso mio. Ma l'assistenza medica, chirurgica, della logistica e della clinica stessa è al top. Siamo da fare un controllo. Quindi è il primo controllo o il Sì, secondo? primo controllo. Praticamente c'è il signor Ciuffa che oggi ci vuole cucinare la carbonara e quindi andiamo. Siamo venuti qua perché ho trovato su Facebook il sito, ho visto le interviste che faceva il dottor Palmas, mi ha ispirato molta fiducia. Solo che ho cominciato con questi 3 davanti perché io avevo i denti con una macchia gialla. Che fumava tanto. No, non era il fumo, era proprio di natura. Cosa ti è piaciuto di più in loro? Tutto, l'ambiente, il comportamento, il lavoro, tutto quanto. Devo dire che è stato abbastanza soddisfacente, tutto, completamente, veramente. Allora siamo in diretta adesso su Paperissima. Ah, va bene. Ok, ti voglio dire che hai vinto il premio per lo sketch più interessante dell'anno. Facciamo un applauso. Grazie. Non dovete disturbare. Non sono molto fotogenico. Facciamo un traspianto di gengiva qui sopra, a sinistra e destra, perché dopo è necessario allungare i denti per correttare il piano di chiusura. Sinceramente mi sembra di avere i miei denti sul serio. I denti come sono? I denti me li sento molto bene. Quando mastichi, cosa... Mi sembra di avere i miei denti, non c'è altra sensazione, cioè non è che... Anche è vero che manca un po' la sensibilità, però in realtà mi sembra di avere i miei denti in bocca. Ciao. Ciao, buon viaggio. Anche a te, ti ringrazio di tutto, sei stato veramente un grande e comunque ti porto il prosecco la prossima volta, così ce lo beviamo qua. Ciao a tutti, dal nostro equipe, dal nostro staff diciamo buon Natale. Vi promettiamo che l'anno che viene, 2020, sarà l'anno più migliore e più forte del nostro laboratorio. Ciao!
Io vi auguro tante belle cose, felicità, amore, salute soprattutto e niente, fate i bravi. Buongiorno, ciao a tutti, buona vigilia a tutti. Domani, come sappiamo, è il Natale. Oggi un paziente ci ha regalato un panettone. Oggi faremo la merenda. Diana, non ti nascondere con il panettone. Siamo messi bene perché domani è festa, stiamo tutti a casa. L'anno nuovo, vita nuova, denti nuovi, sono tutti più tranquilli, ovviamente ci sono quelli più agitati, però pazienza, li mandiamo giù, che dobbiamo? A Natale siamo tutti più buoni, ormai vuoi non vuoi lo deve essere. Ragazzi, cosa dirvi? Auguri e fate i bravi, se no Babbo Natale non vi porta i regali. Vi auguro un buon Natale e un abbraccio a tutti! Vi auguro una casa piena di bambini, sorrisi e amore. Ciao ragazzi, qua siamo alla vigilia di Natale, abbiamo l'albero preparato, siamo molto ben disposti e siamo anche pronti a farvi passare un bel Natale qua in Moldavia quando siete lontani dai vostri affetti. Io sono fortunata perché quest'anno ho vicino a me in Moldavia la mia mamma che è rientrata dall'Italia, lei è quasi italiana perché vive là da quasi 16 anni e perciò è venuta adesso in Moldavia a festeggiare con noi. Com'è? Come ti senti? Com'è a casa? La prima cosa voglio dire buongiorno a tutti e tante belle cose per sta festa così felice e emozionante per tutti noi. Mi sento bene, arrivata a casa certo, si sta bene dappertutto, ma quando torni a casa tua, sei a casa tua. E poi con la mia figliola così sono molto contenta. Vi auguriamo buone feste, buon Natale e felice anno nuovo! Buongiorno dalla clinica SOS Turismo Dentale, stiamo aspettando tutte le feste di Natale, Capodanno e vi auguriamo un buon anno pieno di nuove emozioni, buon Natale e vi aspettiamo in Moldavia. Buongiorno, domani è Natale, da noi piove, però abbiamo forza di lavorare, lavoriamo sempre, anche di Natale, quindi vi aspettiamo qua con noi a festeggiare dopo e vi auguro buone feste. Ciao, ho ho ho! Bonjour! Ciao! Allora, avete fatto tutti i bravi? Non lo so, però comunque noi andiamo a incontrare Babbo Natale e adesso non vi diciamo niente. Perché se non hanno fatto i bravi, i regali... Dai, che hanno fatto i bravi, tutti i nostri pazienti sono bravi. Ci vediamo dopo! Ciao ragazzi! Per il Natale dalla clinica, da parte della clinica. Vi ringrazio, Buon anno e buon Natale a voi. Ti auguriamo un buon Natale perché lo fai qui da noi in Moldavia, sei lontano dai tuoi parenti, dai tuoi cari, perciò vogliamo che il tuo Natale sia favoloso anche se sei lontano da casa. Ok, auguri! Grazie.
Pochi sanno che Peter Pan è nato in Transnistria, un paese che non c'è, non esiste, non è disegnato su nessuna carta geografica, non ha nessuna ambasciata e non è rappresentato da nessuno in nessuna organizzazione mondiale. Eppure è qui, ha una propria bancnota, ha delle proprie leggi, ha una propria ideologia. E adesso, con un bicchiere di vino in mano, andiamo a scoprirlo insieme. Ragazzi, stiamo per avvicinarci alla frontiera. Guardate lo stemma sovietico ancora, vedi? Sì, sì. C'è lì davanti, sovietico con la stella rossa. Ma è anche una figura storica comunque, è come vedere, non so, l'ultimo paese fascista al mondo, la stessa cosa. E questo è l'ultimo paese comunista. Qui siamo alla fortezza di Tighina, di Bender, come sarebbe in turco, Bender sarebbe città fortificata, no? Era una delle più vecchie fortezze della Moldavia, costruita ancora da Stefano il Grande. Siamo in Transnistria, nella zona, uno stato non riconosciuto da nessun paese al mondo, quindi neanche dalla comunità europea, Stati Uniti, soltanto dalla Russia. Solo la Russia riconosce Transnistria come stato. È uno stato ancora molto militarizzato, perché se vedete anche nel nostro tragitto abbiamo visto dei carri armati, la stella che è simbolo dell'Unione Sovietica, ex Unione Sovietica. Quindi stiamo un po' vivendo il passato di quella che è stata di quello che è stato anche il nostro passato della Moldavia intera. Non è tanto comunista, perché qui c'è scritto che il 23 luglio 1709 sono arrivati sotto i muri di Bender i rimasugli, diciamo, dell'esercito suedese di Carlo XII, cioè dalla Svezia sono arrivati qui fino in Moldavia dopo che hanno perso la battaglia di Poltava. Infatti hanno cinto d'assedio questa città e l'hanno conquistata, da quello che leggo qui, nel 1714. Infatti era una delle fortezze più imponenti, diciamo, del sud della Moldavia, e lo è rimasto tuttora, da quel che vedo, è molto conservata. Questo invece è un trabocchetto che veniva utilizzato ancora nel V secolo della nostra era, ancora dagli Avari e dagli Slaviani che volevano conquistare il Costantinopoli, cioè una capitale dell'impero bizantino, e fu utilizzato avanti fino al XIV secolo. Questa è una copia, diciamo, su base dell'originale che è stato trovato qui, utilizzato ancora dai turchi ottomani che hanno conquistato questa fortezza da Stefano il Grande, che poi hanno conquistato anche tutto il sud della Moldavia. Hanno fatto di Bender, di questa fortezza, uno dei centri più strategici importanti, che teneva a bada sia i moldavi del nord, teneva a bada sia i kazaki che si erano già insediati nel sud dell'Ucraina, teneva a bada i polacchi che erano allora nella confederazione polacco-lituana, insomma tutti quei popoli che volevano attraversare il fiume Nistru per passare poi avanti nelle conquiste fino a Costantinopoli. Infatti qui nel XVIII secolo, nel 1709-11 fino al 1856 mi pare, è stato teatro, diciamo, delle guerre russo-turche, cioè di quelle guerre che poi alla fine, grazie alle quali, meglio dire, si sono stati fondati i primi stati balcanici che hanno cominciato, diciamo, lì, hanno messo, diciamo, inizio, cioè hanno dato inizio a quell'inizio della fine che poi ha portato al decadimento dell'impero ottomano e alla fine alla distruzione di quell'impero grande che era considerato il malato dell'Europa. Когда мы были на войне, когда мы были на войне.
жене, там каждый думал о своей любимой. Или о жене, там каждый думал о своей любимой. Или о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог. Questa sarà la nuova sede del ristorante da Indra. Qua cucineremo le persone con i soldi insieme. Un buon gusto ci sarà. Quindi sapete per le prossime volte. Qua. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала. Qui invece siamo nella sala delle torture, che era una parte del castello dedicato proprio a questo. Abbiamo tantissime, diciamo, cioè tantissime, poche, ma ricostruite in modo che funzionano fino adesso, dei vari strumenti utilizzati ancora a quel tempo. Altri sono famosissimi in tutto il mondo, come questa sedia che veniva usata sia in Italia, veniva usata sia dall'Inquisizione ad altre cose, che serviva proprio si chiama adesso la sedia delle verità, questo si chiama, no? La sedia in cui ti venivi interrogato su vari argomenti. Altri invece come questo, che è il cavallo, non credo che bisogna spiegazione del come funziona. Ti venivi seduto qui, ti mettevano dei pesi ai piedi finché non ti tagliava in due. Poi c'è l'abbiamo ribattezzata con i nostri pazienti la sauna, invece non è la sauna questa, ti chiudevano qui dentro e chiudevano poi le porte, in questo modo morivi in modo atroce, che si chiama la Vergine di Norimberga, questa cosa, un nome abbastanza loquace. E fino agli ultimi pezzi dell'esposizione, che è qui dove ti legavano mani e piedi e ti strecciavano, e invece l'altro lì dovevi sederti. No, guarda, aspettiamo anche un quarto d'ora, volentieri, guarda, arriviamo. Guarda. Dai, metti la testa qua, dai, guarda. Inga in cucina, ecco, la vera Inga in cucina. Ragazzi, adesso stiamo salendo sulla torre più alta della fortezza, dove si vede praticamente tutto il paesaggio circostante. Infatti proprio salendo sulla torre più alta si può capire l'importanza strategica di questa cittadella. Adesso ragazzi siamo sulla torre più alta della fortezza. Da una parte vediamo l'Ucraina e poi più avanti fino al Mar Nero le steppe ucraine. Dall'altro lato invece abbiamo la Moldavia con la città di Tighina. Dovete immaginarvi l'importanza strategica di questo posto semplicemente dal fatto che fino al giorno d'oggi qui, proprio qui alle mie spalle, si vede benissimo, abbiamo una base militare dell'armata della Transnistria, o meglio dell'esercito russo semplicemente, che tuttora funziona. Quindi anche con il passare dei secoli questo punto strategico rimane di un valore grandissimo per gli eserciti che sono stazionati in questa zona, in questo caso l'esercito russo.
oggi, essendo venuto qui a Tiraspol, precisamente nella fortezza di Tina, scoprendo una chiesa ortodossa bellissima, fra l'altro come il resto delle chiese, ma una particolarità: io ho visto i santi protettori d'Europa, Cirillo e Metodio, e loro mi sono ritrovati in questa chiesa e sono rimasto molto contento, perché anch'io dipingo icone e modestamente, però rispettando l'antico simbolismo ortodosso con la preparazione della tavola. Questo l'ho fatto io e questa è meravigliosa, la trovo qui in questa chiesa e che non mi aspettavo, è stata una bella sensazione. Ciao, noi abbiamo cambiato i soldi perché qua hanno anche altri soldi, non come in Moldavia, e dopo il corso è questo qua, è più o meno quanto il leu moldavo, non c'è tanta differenza. Poi andremo a mangiare al ristorante Mafia. Nella Mafia entri ma non esci più, quindi bye bye. Come vi sembrano questi? Cosa vi sembrano? Ah, che ne so, gettoni. A me sembrano andare... non ne ha avute monete? No, lei niente. Questo sarebbe 3 ruble. Questo 10 e 5. E questo è e 1. 5. Il bello è che non è moneta suonante. No, ma non li spendete. È plastica. Quindi ha meno valore nella produzione. È la prima volta Costa che poco li vedo. produrli. Questo è Al Capone, il capo della mafia. Ah, è Al Capone lì? Qui finché non paghi non Gambino, entri. il Guardate signor qua. Quel momento quando tutti gli altri mangiano e noi invece stiamo con il piatto vuoto. L'angolo dei disgraziati. Abbiamo peccato troppo. Dove andiamo adesso? Adesso siamo arrivati alla sera, ormai è tardi fuori, siamo arrivati alla fabbrica del posto Transnistria che produce cognac. Infatti noi ci siamo comprati un po' di cognac che ce lo portiamo a casa e in ufficio come regalo. Dunque per quelli che amate questo tipo di alcol venite qua, costa anche di meno. Qui siamo nel centro città di Tiraspol e mi sono congelati i muscoli della faccia, quindi parlerò un pochino più strano. Questo è un carro armato T-34 che è il simbolo della seconda guerra mondiale, infatti qui da queste parti insomma hanno cominciato le avanzate le armate sovietiche contro la Romania, che era alleata della Germania, contro le truppe tedesche e le 40 divisioni, non l'operazione Yaskis no, che poi alla fine ha portato anche alla distruzione delle armate sud della Germania e ovviamente alla vincita della seconda guerra mondiale. Mentre lì dietro c'è il Parlamento insomma della Repubblica di Transnistria, una repubblica non riconosciuta da nessuna parte della Russia, con l'ultima statua di Lenin della nostra area, insomma una delle ultime prima della parte estica dell'Europa. Lì invece andremo a vedere il lungomare, o meglio dire il lungo fiume, perché abbiamo il fiume Nistro proprio che attraversa la città, una delle zone più belle della città, infatti il centro città qui considerato. E noi vi salutiamo perché è stata una giornata abbastanza difficoltosa per tutti, anche per me, fa freddo. Vi aspettiamo alla nuova puntata con qualche altro nuovo materiale, qualcosa di molto interessante da vedere per la prossima volta.
chiamo Massimiliano Nieddu, vengo dalla Sardegna e sono un tecnico frigorista da 35 anni circa. I miei problemi con i denti sono iniziati circa 15 anni fa, con un incidente sul lavoro che mi ha smosso i denti e avendo un lavoro che mi fa stare a contatto con la clientela, un certo tipo di clientela, mi sentivo a disagio. Da poco ho sentito parlare di questo dottor Palmas, di cui non sapevo niente. Ho voluto provare anche perché in Italia le soluzioni non si trovavano. Mi hanno subito accolto con una grande amicizia, sembravamo quasi amici da tanto. Mi hanno proposto un certo tipo di lavoro che ho subito accettato, un lavoro totale, completo, perché volevo risolvere definitivamente questo problema. In tempo di una settimana, in 2 interventi, mi hanno ridato un sorriso che non avevo più da un sacco di tempo. Sono rimasto felice, contento e soddisfattissimo di questo. Poi, ovviamente, con il periodo di guarigione ho valutato bene la cosa e ogni giorno che passava mi rendevo conto che era la soluzione giusta. Gli altri interventi, le altre visite che ho fatto qui mi hanno concluso il lavoro e oggi mi ritrovo qui con i definitivi di cui sono entusiasta a livelli osceni, proprio sono contentissimo, veramente. Oddio, basta! Siamo felici di aver risolto con successo, con materiali innovativi, con tecnologia innovativa e con protocollo di telemedicina, un caso che difficilmente sarebbe riuscito in questa maniera. E siamo fieri di aver curato un mio conterraneo della Sardegna, da dove io provengo. Ciao, sono Dottor Fania, lavoro in Dipartimento di Ricostruzione Bionica della Bocca in Chisinau. Il caso di Massimiliano Nieddu è un caso dove è necessario tagliare l'osso perché abbiamo un sorriso dove si vede la gengiva. Hai tagliato 5-6 mm dell'osso per assicurare il spazio per il componente delle protesi e per chiudere la transizione della protesi con la gengiva per assicurare l'estetica. Tutti gli impianti sono integrati bene, un paziente con condizione cheletale molto buona, la relazione dell'arcata superiore e inferiore è stabile. Adesso il paziente è felice e è andato a casa con denti fissi.
Ciao a tutti, eccoci di nuovo alla nostra nuova puntata Discovery. Anche oggi stiamo scoprendo la nostra bellissima Moldava, un po' fuori e lontano da Chișinău. Per esattezza ci troviamo verso la direzione nord della Moldavia, a 130 km. Abbiamo fatto un po' di strada, però merita. Oggi vedremo dei paesaggi spettacolari, delle cose che di solito al centro non le troviamo. Ci siamo inarmati di pazienza e di tanto entusiasmo. Uno dei primi posti che vedremo si chiama Zimbreria, oppure che si trova nella Pădurea Domnească. Qui alle mie spalle vi faccio vedere, ci sono i bisonti, dei animali che stanno quasi per scomparire in Moldavia. Questo è uno degli esemplari più importanti che la Moldavia ha ricevuto nel 2005 dal governo della Polonia come regalo. Questo bisonte qua ha una dimensione di quasi 2 metri in altezza e 3 in larghezza, pesa all'incirca 1,2 tonnellate, quindi le dimensioni sono abbastanza grandi, da come potete vedere. Ha un'età di 16 anni. Questi bisonti vivono all'incirca un massimo di 28 anni, quindi diciamo che in questo caso si tratta di un'età media. A circa 20 km dalla Pădurea Domnească, ovvero il bosco più famoso, il bosco che era proprietà di un grande re moldavo centinaia di anni fa, si trova appunto la destinazione nostra che si chiama Cheile Butești, nel villaggio Butești che porta il nome. Questa roccia qua era popolata addirittura dagli uomini primitivi migliaia e migliaia e migliaia d'anni fa. È costruita a base di resti marini, oppure di coralli, cozze, sabbia e anche scheletri di pesci. Adesso noi ci avvicineremo per farvi vedere anche l'interno. Probabilmente vi starete chiedendo come mai questa roccia è a base fossile, come mai i resti che hanno formato questo monumento roccioso sono a base marino, perché migliaia d'anni fa la Moldavia era ricoperta di un mare che oggi non esiste più, il Mar Sarmatico. Siamo vicino alla quercia più antica che si trova in questo bosco dove ci troviamo nella nostra escursione Discovery. Questa quercia ha più di 300 anni e misura più di 1 metro in diametro. Adesso con i miei colleghi vedremo se riusciremo e in quanti riusciremo ad abbracciare questa quercia. Noi moldavi usiamo anche mangiare come tutto il mondo, perciò la nostra ultima fermata oggi è questo bellissimo lago. Sulla spiaggia, chiamiamo così, la spiaggia di questo lago, abbiamo scelto il nostro posto dove riposarci e dove mangiare tipicamente tradizionale moldavo. Per rinfrescarci un pochettino abbiamo deciso di cambiare la nostra direzione, di venire verso il lago che vedete qua alla mia sinistra, il lago Costești, costruito per l'accumulazione dell'acqua che si riversava dal
da uno dei fiumi più grandi della Moldavia, ovvero il fiume Prut, che separa la Moldavia dalla Romania. Il lago Costești è il secondo più grande per dimensioni dalla Romania e dalla Moldavia. Perché dico dalla Romania? Perché una volta la nostra Repubblica Moldova, che è adesso attuale, faceva parte della Romania. Per la costruzione di questo lago sono stati necessari più o meno 8 anni, ovvero dal 1970 fino al 1978. È stato costruito con l'aiuto della Romania e l'ex Unione Sovietica, quindi insieme hanno dato il contributo per realizzare questo lago artificiale. Da come ho detto, questo lago serviva per impedire al fiume Prut di inondare altri paesi che stanno qua intorno. Nonostante ciò, qua sotto a questo lago, c'è un paesino che si chiama Costești, quindi è stato totalmente inondato e si trova adesso nel fondale di questo lago qua. Lo scopo della realizzazione di questo lago è stato veramente fondamentale perché Ceaușescu, nel periodo comunista rumeno, ha deciso di spendere l'equivalente di più o meno 60 tonnellate d'oro per realizzare e per poter garantire alla gente che vive intorno una garanzia per poterli far vivere tranquilli e per non avere il rischio di inondare le loro proprietà. E come fai a non fermarti passando per la strada in un campo così bello di girasole? Infatti tutti insieme alla nostra equipe abbiamo deciso che questa sarebbe l'ultima tappa della nostra escursione, del nostro Discovery di oggi. La Moldavia, come sapete, è molto ricca di agricoltura, produciamo moltissime cose, non soltanto il girasole, piante e prodotti di qualità che non utilizziamo soltanto in Moldavia ma le esportiamo anche all'estero. Per ora il girasole, come vedete, non è ancora maturo, lo utilizziamo soltanto per farci delle bellissime foto oppure chi crede ancora alle usanze che erano una volta, quando ero piccola per esempio, strappavo i petali per chiedere mi ama o non mi ama, mi ama o non mi ama. Da qua è tutto, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo Discovery. Ciao! We can have a lot of fun. I'm a man. A style and Gibbotto quello! È mio! È mio! Me l'hai buttato giù! Guarda dove lo mette! ti bevi? Il carico.
qui sono tutti molto professionali, c'è una clinica pazzesca e ti senti proprio preso e trasportato nell'esperienza, quindi di ansie non te ne restano. Avevo l'aspettativa di qualcuno talmente preparato da che mi potesse risolvere il problema, visto che a casa sembrava una cosa più complicata e più costosa. E l'aspettativa, ok, mi hanno detto che è complicata anche qui, però la soluzione c'è e quindi la affrontiamo. Buongiorno a tutti, sono Alberto Tranchida e vengo da Tradate in provincia di Varese. Sono venuto a conoscenza di SOS Turismo Orientale circa 2 anni fa su internet. Ho cominciato a seguire attivamente il loro sito, vedevo un po' tutte le discussioni da parte dei pazienti, si trovavano molto contenti. Diciamo che ho trovato una struttura che in Italia è difficile da trovare. Probabilmente la si potrebbe paragonare a qualche clinica privata che si vede in Svizzera o altri paesi simili, perché anche in Italia, se ci si rivolge a quelle strutture molto grosse che vengono anche pubblicizzate in televisione, difficilmente si trova la competenza, la serietà, l'organizzazione che ho trovato qui in Moldavia. Hai tutta l'assistenza possibile e immaginabile, dal punto di vista logistico, dal punto di vista della clinica e delle cure, dell'assistenza sanitaria è addirittura superlativa dal mio punto di vista. Diciamo tutto quello che viene svolto, tra virgolette, dietro le quinte, da tutta la vostra organizzazione, i vari video che spiegano come effettuare la pulizia e tante altre cose. Non posso dire falsità. Ciao, sono Ugo Di Dio, vengo da Reggio Emilia, però sono originario dalla Sicilia. L'esperienza è stata tutta positiva, mi sono trovato con uno staff grandioso.
medici proprio molto professionali, clinica top, sinceramente, francamente la consiglio a tutti, chi ha problemi specialmente di denti. Io non avevo i denti almeno da 25 anni, ora fortunatamente ce li ho tutti, riesco a ridere a bocca aperta, cosa che non facevo prima, anche perché con il mio lavoro a volte era difficile farlo. Lavoro a scuola e quindi ridevo in sottofondo, in poche parole. E esperienza, ho fatto 3 viaggi, tutti e 3 viaggi soddisfattissimi di tutte le cose. Una clinica splendida su tutti i punti di vista, igiene, massima gentilezza. Io dimenticavo quando ho fatto i 2 impianti, forse un po' per la stanchezza, un po' per cosa, sono mezzo svenuta. Non vi dico l'attenzione che ho avuto, di un'assistenza indescrivibile che da noi forse ce lo sogniamo. Mi sono trovata bene, Moldavia mi è piaciuto, ci sono stata adesso 15 giorni ma non me ne andrei. Sono andata in giro con Inga, ci ha portato e ho fatto anche la matacchiona, veramente cose che non avrei mai sognato di fare. Personale splendido, ti senti a casa tua, ci starei ancora. Ciao, sono Giorgio Virdis. Questo è il secondo viaggio, per me ho messo i definitivi. Mi sono trovato benissimo sia come clinica sia come ospitalità della clinica. Mi piace in particolare l'organizzazione. In origine, quando sono venuto, io avevo già fatto tantissimi preventivi, un po' in tutta Europa, Albania, Croazia. Qui mi aveva impressionato, almeno per quello che avevo visto, la familiarità delle persone, per cui ho deciso di venire. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Inga, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, Tanti auguri a Inga, tanti auguri a te. tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Andiamo di là, poi facciamo un giro. Wow. Wow.
Com'è? È buono. Cosa fate voi qui? No, appunto dobbiamo andare via adesso, di corsa. All'una, guarda, sono l'una meno 2 minuti. All'una dobbiamo andare via, senza aspettare più. Siete pronti? Sì. Si parte. Eccoli qua. A giugno. Ciao ragazzi. Ciao. Fate buon viaggio. Cosa fate qui al freddo? Visto di fumare vado a mangiare. Eccoli, non si fuma, fa male. Guarda. Questo ragazzo gli ha fatto, c'è anche di qua, quello grosso, bel lavoro gli avete fatto quello lì. Questo, cazzo belli lavori, ragazzi, voglio andare così, voglio stare, cacchio. Lo chiedo ancora una volta, cosa c'è che non va? Tutto non va. Non va? Perché non va? Vuoi andare a casa? No, non è per quello, ho mandato via i denti di nuovo e... Adesso te li rimette, vai tranquillo. Speriamo. Cosa fate? La pazienza dell'uomo fotografa di fotografese. Hai capito? Ciao ragazzi! Sei pronto? Lo vuoi fare? Sì. Sei sicuro? Sì. Al 100%? Bravo. Forza, ci vuole, mandarmi via la foto lì. Bravo. Tanto ce la farai, sei forte. Sì, no, cacchio, dopo questo passato certo, sono forte, no? Com'è? Dopo quello che ho passato sono fortissimo. No, sei bravissimo, sei veramente bravo. Cosa le sto raccontando? Balle? No, mi stai informando. Di cosa? Che devo mangiare perché sono magrolino. Sei magro? Povero Adesso lui. ho bisogno Di alimentarsi, di mettere su un po' di massa. No, di massa no. Di cosa allora? No, il sostegno per affrontare gli antibiotici, il terreno. Bravo, così si fa. Sono abituato anche a fare... A stomaco vuoto non bisogna mai prendere. Sono abituato a fare anche l'incontro, quindi non mi preoccupo. Dorme prima. Chi si addormenta prima? Oggi quindi facciamo il gioco chi si addormenta prima. C'è Michele che, guarda, sei già per contare la sesta pecorina, settima. Ecco qua. E buongiorno. Buongiorno. Cosa avete qui di buono? Questo è il lavoro che abbiamo svolto noi. The Masterchef. No. Molto bene. Che difficoltà pulire la mano. Ti ho chiamato apposta per gli arancini, dai, vieni. Dammi la mano. No. Dammi la mano. Dai. No, ma non li mangio. Roby. Vieni qua. It's beautiful. Wow. Che scemi. Non abbiamo acceso le candele, che scemi. 3, 2, 1. Bote. Cheese con la mascherina. Il tipo di cultura portato ancora dai greci. Prendi un dentista, lo porti poi gli fai fare un innesto. Ciao.
Vieni qua. Dai, tutto questo, se no non vale. Non vale se no. Aspetta, hai ragione, hai ragione. Un leo se ce l'hai. Ah, sì, sì. Sì, sì. Come si va? Dice che va un peso. Sono Trimarchi Giuseppe, vengo dall'Italia, dalla Calabria Competizione. Mi sono affidato alla clinica del dottor Palmas perché quando ho visto l'anno scorso mi hanno fatto una bellissima impressione. E la cosa si è riconfermata quest'anno, anche al momento dell'intervento, dove ho trovato un dottore fantastico che mi ha fatto un bellissimo lavoro, anche se la prima diagnosi che mi avevano fatto non era tanto bella, però poi si sono riuniti tra di loro perché trovano una soluzione a tutte quelle che sono le problematiche. Lavoro finito, perfetto. Per chi non ha avuto grossi traumi o grossi problemi, sensazione fantastica. Che posso dire? SOS Turismo, gente professionale, per quello che ne capisco, gente brava.
Perciò venite o non venite uguale. La Moldavia, il paese convinto di aver inventato la polenta. Un paese dove il passato ed il presente, dove l'Occidente e l'Oriente si amalgamano, formando delle tradizioni uniche, una mentalità particolare che fa dell'ospitalità, dell'amicizia e della devozione un credo indistruggibile. E adesso, con un bicchiere di vino in mano, andiamo a scoprirlo insieme. Dove siamo? Vai. Moldavia. Moldavia dove? Dove in Moldavia? A Tudora. A Tudora, infatti c'è scritto lì alla fermata di Tudora. Ma che fai di qua? Niente, prendo un po' di caldo. La mândra cu gura dulce de 3 ori pe zi m-am dus și doamna și noi pe plac. Si usa più così tanto, però la casa tradizionale moldava Si mangia con le mani. Io non ho il piatto india. Quello bianco che cos'è? Comunque è rosso e buonissimo. È buono. Cunosc eu ochișori, asta-i mândra o cunosc. Că la mine în braț o fost. Lelea înaltă și chetită și din răpă prăvălită, să mă bată Dumnezeu dacă am prăvălit-o eu. Questi sono i pozzi che si trovano nelle campagne. In ogni famiglia in campagna troverete un pozzo da dove si prende l'acqua. L'acqua è potabile e si usa per usi domestici, per cucinare. Quando è l'inverno non si gela e quindi si tiene coperta e da sotto c'è un rubinetto, quindi in modo automatico l'acqua esce per la casa. Esatto. Le sarmale sono un piatto tipico moldavo tradizionale che sono fatti con riso e carne dentro e sopra con la foglia di vigna. Să mă bată Dumnezeu dacă mai fac și eu rău, să mă bată că de tare pentru mândra nu mă doare. Questa casa è stata realizzata nel 1964, questo è il modo in cui vivono i moldavi in campagna. Questo telo si chiama prosop e si mette sempre alle icone e si usa anche per le feste, quando ci sono le cerimonie religiose. Questi sono i proprietari della casa, sposi, quando si sono sposati più di 50 anni fa. La omul care mi-i dragă treabă n-am, dar cale-mi fac, iar la cel și mi-i urât treabă am, dar nu mă duc. La mândra cu gura dulce-mi de 3 ori pe zi m-aș duce, dar la cel și noi pe plac. Guardalo, guarda lì, un gambero. Che figo! Stanno tirando fuori i gamberi. Si è incastrato. Quanti ne ha presi? 4-5. Madonna che grosso, guardalo. Come lo sa?
Com'è questo vino? Buono? Buonissimo. Cos'è questo vino? Cabernet. 70% Cabernet e 30% Merlot. Attenti alle scale di qua. Qui sulla mia sinistra ci sono le murature. Le murature sono dei sottoaccetti che si fanno in Moldavia per l'inverno. D'estate, quando ci sono le verdure fresche, si mettono così e poi d'inverno ce le mangiamo. Delle salsine che si mettono sul pane, sempre d'inverno. Qui sempre le murature, soltanto che i pomodori ci sono. E qui c'è il succo di frutta. Io vedo quello alla ciliegia, albicocca, ciliegia bianca e pesche. Io pietano le tutte svortì. Italia, Moldova, salute. Trăiască Italia și Moldova. Usan tanto quanto è buono. Bun? E buona? Buono. Până în seară vestezește, bătrânețele mă joc, eu mă duc să nu mă ajungă, ele vise-n facă umbră. Ho mangiato il pesce che era buonissimo, ho mangiato il formaggio con la, come si chiama? Lea. E invece la vita al villaggio come vi pare, ragazzi? Abbiamo apprezzato la cultura, diciamo, della Moldavia, molto, molto bella, particolare, diversa dalla nostra cultura. Italia! Ecco, abbiamo finito il nostro giorno nella località di Tudora insieme agli ospiti di questa casa, ormai quelli che ci stanno ospitando. È una particolarità tipicamente moldava quella di accogliere le persone strane e farle, di queste persone strane, farle delle persone amiche. Con vino e tante placinte, la nostra tradizione. In ogni caso andrete in Moldavia, troverete questa accoglienza perché è tipica nostra, quindi non vi spaventate, anzi dovete esserne contenti. Noi speriamo di aver lasciato una bella impressione ai nostri pazienti. Cosa mi dici, Marcello? Del luogo qua in Moldavia. Vai, il signor Marco è arrivato Marco. Noroc, da, Noroc. Oddio! Ormai Marco... Molto entusiasmo da parte di loro, molto ospitali, gente divertente, ci hanno tenuta molta compagnia, bello, veramente bello. E infatti è così che dovrebbe finire ogni festa moldava, perché alla fine è il nostro spirito, il nostro carattere, quello di essere amici, quello di voler bene le persone anche se non le conosciamo. È una particolarità, ormai sono anch'io un pochino, è una particolarità che ormai speriamo di non perdere nel tempo, anzi di coltivare e guadagnare e diventare ancora migliori di quello che eravamo fino adesso. Vi aspettiamo qua e vi facciamo un saluto caloroso, anche se fuori è freddo. Vi amiamo, un bacione. Ciao! L'Italia gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella maledetta, un canarino sopra la finestra. Buongiorno.
Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca. Quello che vedi qua è un altro prototipo che noi stiamo realizzando per andare a risolvere delle soluzioni molto complesse nelle bocche dei pazienti che hanno perduto completamente i denti. Quello che vedi qua è per esempio una protesi che si può utilizzare quando abbiamo delle situazioni molto complesse dove il paziente ha perduto molto osso e utilizziamo di intermezzo il pecton dei polimeri stress assorbenti che ci permettono di ammortizzare quello che è il carico masticatorio nella bocca del paziente. Stiamo studiando diversi tipi di protesi, stiamo realizzando diverse procedure chimiche che permettono di ottenere materiali più performanti di come sono stati in passato. Quello che è la filosofia è di utilizzare materiali diversi perché ogni singolo materiale ha delle proprietà diverse, ha dei pregi e dei difetti. Quando noi andiamo a utilizzare più materiali è possibile annullare tra di loro i difetti dei materiali. Lo zirconio è un materiale bianco con cui è possibile simulare i denti. Il pecton è un materiale polimerico che ci permette di avere lo stesso grado di elasticità delle ossa umane. Poi ci serve avere delle strutture di resistenza che ci permettono di avere la resistenza, cosa che magari lo zirconio e il pecton non hanno, e simulare infine quelli che sono i denti definitivi, le gengive perdute con materiali come il composito che permettono di ottenere poi una bioemulazione dei tessuti perduti del paziente. Cosa ancora più importante, ricorda che i denti devono essere i denti definitivi su impianti, dei denti che vengono avvitati sopra agli impianti dentali. Ti ho svelato qualche segreto di come si realizzano le arcate qua in Moldavia e io ti faccio un saluto qua dall'estero. Dottor Palmas, un dentista sardo in Moldavia. Sì, mi dica, deve scendere immediatamente in clinica, arrivo subito, a lacrime. Io sono Rita e vengo dalla Sardegna.
Questa avventura è nata tutto grazie a Facebook. Io non sono una tecnologica, però ho imparato a comunicare con la clinica e da qui sembrava tutto che non arrivasse mai, invece è arrivato il 23 gennaio e sono arrivata in Moldavia. Devo dire che ho trovato una famiglia, mio marito nonostante tante cose mi ha seguito e anche lui sta facendo le cure insieme a me. E così speriamo di tornare a casa con il bel sogno che sono arrivata. Incontrato i nostri pazienti, adesso loro cambiano i soldi. Un'informazione a tutti, quando arrivate, atterrate, c'è subito un cambio valuta, quindi potete venire e cambiare i soldi tranquillamente. Ecco la nostra bella signorina. È bella, mica tanto bella. Sì, che bella, ha messo i dentini. Sì, ci facendo l'intervista? Sì. Buongiorno. Questo è il nuovo operatore.
Prova, prova, prova. Adesso? Vado dal mio dentista, il mio dottore. Cosa ti deve fare il tuo dottore? Mi deve sistemare ancora sotto l'impianto. Quindi chirurgia? Sì. Hai paura? No. La caruta. Sì? Com'era? No, non ieri. Sabato. Cosa hai mangiato? Pizza? No, ho mangiato spaghetti alla matrice. Fatti anche buoni. Sembra Inga. Bella ragazza. Sto facendo una foto. La foto? Sì. Oh, la foto cosa? Una scansione. Sì, una scansione facciale. Facciale, sì. Ciao. Ciao. Abracadabra. Hocus pocus. Abracadabra? Asta e, da? Știi de ce? Pentru că nu mai erau cărți în mâna ta. Cum să arăt ca niciuna cred? Corrado, dimmi qualcosa. Pensavo di essere bravo anche io, quando ero ragazzo, ma questo non lo conoscevo. No?
Mi chiamo Carlo Sesoru, sono di Terralba, Oristano. Ieri sono venuto, mi hanno fatto un preventivo del lavoro in cui dovevo fare, ho parlato con il chirurgo, ho visto il tutto ciò, ma anche convinto, ho detto dal momento che ci sono, che in Sardegna, non dico Italia, ma in Sardegna questo lavoro non lo fanno, perché non lo fanno, devono passare per diverse fasi, diciamo. Prima avevo il problema della mandibola perché i denti praticamente rimanevano all'interno, gli anteriori erano all'interno, quindi si doveva operare prima, poi intervenire sui denti ed era un processo, mi tengo la protesi che ho avuto più di un'esperienza, diciamo, su tutto ciò e niente. Oggi mi ritrovo in Moldavia. Sono nato curioso, ho sempre inventato e questo per me è un'esperienza nuova, che vada a finire come va a finire, è sempre un'esperienza nuova. Le feste sono finite e dopo le feste ci aspetta molto lavoro. Oltre ai nuovi arrivi e parecchi arrivi abbiamo anche lavori in ufficio, come per esempio pagine e pagine di descrizione della nostra clinica, del lavoro che facciamo, articoli da pubblicare poi sui giornali che voi leggerete e che riceverete presto a casa, come avete già ricevuto altri materiali da parte nostra.
Io mi sono trovato bene qua. Sono arrivato qua tramite conoscenze, gente che è venuto prima di me. E dopodiché è stato facilissimo perché mi hanno contattato subito. Mi hanno dato la mia panoramica e dopo pochissimo tempo mi hanno contattato e sono venuto. Ho sentito parlare del dottore Corrado, del dottore Palmas e tramite internet mi sono aggiornato, diciamo, però le recensioni erano tutte positive e sono arrivato qua. Io sono Leonardo Concetto, provengo da Torino, comunque mi sono trovato benissimo. Ora sono andato in Italia con dei provvisori, sono ritornato dopo 6 mesi e per il definitivo. Sono convinto che ne uscirò contento, perché già dalla parte iniziale sono stato 6 mesi benissimo, anche con i provvisori, anzi vi dirò che le persone che mi dicevano mi trovano molto, cioè pensavano che era proprio un definitivo, invece io le dicevo che erano dei provvisori e che dovevo ritornare per fare il definitivo. Vieni, ci stanno consegnando gli spazi, il Dipartimento di Bionica, qua stiamo ora in connessione addirittura con l'Australia, è una cosa fantastica. Ora tutti questi spazi ce li stanno liberando e ci stanno preparando tutti questi nuovi spazi per poter andare a dislocare i designer. Non vedo l'ora che vanno via questi. Andiamo! Avevo delle paure sul risultato finale, che magari non mi potessero piacere, che il dente era troppo grande. Me li sento benissimo, professionisti in tutto e per tutto, sia nell'accoglienza, vabbè, quello si sa.
cosa bellissima è che mi hanno portato nel laboratorio per farmi vedere il mio stampo dove andavo a inserire i dentini e poi mi hanno fatto anche vedere come facevano la gengiva per far sì che quando sorridi non si vede lo stacco. E questo è il bello di venire qua. Qualsiasi cosa gli chiedi sanno sempre spiegarti, hanno sempre quella parola lì buona per rassicurarti. Quindi io lo consiglio a tutti. Non è solo un risparmio del portafoglio, che poi guardi il risultato finale e il risultato finale per me è ottimo. Io sono contentissimo. In partenza, andiamo. Fate buon viaggio. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buongiorno. State andando? Ciao. Quindi stasera non ci siete? No, non ci siamo. Ciao. Stasera, mi dispiace. Fate buon viaggio. Grazie. Noi stiamo preparando, pianificando. Ciao. Allora, questo è dove tutto... Qua ho segnato tutte le cose che ci servono, praticamente. Ci facciamo una mappa nuova e abbiamo una zona qua dove ci stanno i pazienti, una zona esterna dove ci sono i dottori. Here we put the designers and here we have the 3D design room. Ora ci facciamo provare qua facciamo tutto sala robot. Aici facem robot e qui facciamo sala prelucrare metallo e rimuoviamo tutte le finestre. Saluto ragazzi, siamo pronti, stiamo per aprire l'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia e non perdiamo tempo, c'è tanto da vedere. Questo è l'istituto dove viene realizzata la protesi più avanzata al mondo sui impianti dentali, una protesi che permette di tornare a mangiare a quei pazienti che hanno perduto completamente i denti. E qua dentro è il lavoro quotidiano dei nostri odontotecnici unita a quello dei nostri protesisti, permette di realizzare un tipo di protesi che è multimateriale, dai 3 ai 5 tipi diversi di materiale, che permettono di simulare quelle che sono le proprietà biomeccaniche della dentatura. Facciamo un giro. Il laboratorio già lo conoscete ed è quella parte, il cuore pulsante, che permette di realizzare tutti i semilavorati che poi vanno a costituire la dentatura artificiale. Qua invece c'è l'ingresso dell'istituto. Questo è diciamo il corpo che viene visitato dai pazienti durante la parte finale delle terapie, che è lo stage protesico vero e proprio. Qua c'è l'ingresso, vedete quella che è la sala d'attesa, abbiamo le nostre receptionist che si occupano di accogliere i pazienti. Qua ci seguiamo chiaramente le norme igienico-sanitarie che sono praticamente identiche a quelle anche in Italia, e abbiamo la peculiarità di questa parte della nostra struttura è quella di avere il laboratorio in mezzo agli studi odontoiatrici. Infatti vedi qua di fianco che ci sono le poltrone dove lavorano i protesisti. Qua vedete il dottor Mihai, lì c'era invece il dottor Vasile, ed è fondamentale avere uno stretto contatto tra il protesista e
chi realizza poi la protesi. Siamo pronti all'inaugurazione, qua tra poco ci sarà, tra qualche giorno, l'inaugurazione, qua devono essere montate ancora le postazioni di progettazione virtuale delle arcate dentali, e questa invece sarà la stanza dedicata alla progettazione degli spostamenti dei denti, perché non sempre possiamo realizzare tutto quello che si dovrebbe realizzare senza spostare i denti. Qua abbiamo poi chiaramente le sale del personale, da questo lato abbiamo l'altra sala sterilizzazione dedicata, e vedi che qua tutto attorno ci sono tutte le altre poltrone. Abbiamo fatto in modo che tutto fosse costruito attorno ai nostri tecnici di laboratorio. Una parte della squadra verrà portata dalla postazione inferiore alla postazione superiore, e sono quei tecnici che si occupano poi di andare a finalizzare i lavori nella bocca del paziente con precisione e soprattutto contatto e comunicazione con i protesisti. Ciao a tutti, oggi è arrivata la Befana moldava che si chiama San Nicola. Ha portato tanti dolci. San Nicola sarebbe l'equivalente di Befana, che porta dolci alle persone che sono state brave. Felicia! Non tutti! E adesso abbiamo
Cioccolatini a tutti, questi che restano sono i miei. What fun it is to ride crashing through the snow in a car's open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Ciao a tutti, sono arrivato dall'aeroporto e adesso vado avanti con le consegne. Andiamo al nostro dipartimento marketing. Ciao ragazzi. Ragazzi, ciao. Valeria, cosa stai facendo? Ciao, sto montando un video. I nostri pazienti... Non può. I nostri pazienti, se volete andare con Mongolfiera in Moldavia è possibile. Ciao. Arrivederci. Tuve ganas de llamarte, pero no pudo ser. Y te vi alejarte, pero ha pasado el tiempo y en mi corazón está. Ciao ragazzi, siamo qua oggi in una giornata di festa, di relax, in famiglia, con i pazienti del dottor Palmas. Siamo felicissimi di essere qua, veramente. Stiamo veramente bene. Ci stiamo divertendo. Molto. Non è ancora finita perché la giornata è ancora lunga e niente, speriamo di divertirci, andare a cena. Auguro a tutti i nuovi che dovranno arrivare di fare queste esperienze perché è un distacco da quello che si fa
di tutta la giornata con la clinica, con la pizzeria sotto la clinica e così, e poi si esce un po' dalla normalità ed è bello, ecco, rilassante e bello. E poi c'è una socializzazione familiare, che questo è quello che ci piace a noi. Molto, sì. È vero, si sta veramente bene, tutti gentili, tutti bravi. Yo te amaré por siempre. Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Dimmi, come ti senti? Perché? Tutta gonfia. Cosa hai fatto? Ho tolto un dentino. Hai tolto il dentino? Che tra l'altro lo voglio. Facciamo vedere il dentino? Ma posso tenerlo? Lo vuoi tenere? Sì. Sì! Cosa fai? È stato velocissimo. Davvero? Sì. Ma veramente? Ma come Non va? mi sento più la lingua a metà, no? Immagino. Sembra di avere le... Allora ti senti bene? Sì. Possiamo andare a ballare? Sì, boh. Stasera te la rubiamo. Va bene, io invece vado a mangiare con gli altri forse. Cosa stai facendo? Mi sto misurando la pressione. Perché? Perché non sto molto bene. Fa male? Fa molto male. Fa male. Certo, un po' ho imparato. Tutto bene. Stai tranquillo. Fai un giretto, un giretto. Sì, bellissimo, ancora un giretto. Un giretto. Bella. Fammi un sorriso. Qua abbiamo la nostra collega. Dai, dimmi qualcosa. Buongiorno. Cosa stai facendo? Allora, daremo al paziente i medicinali per 5 giorni. Basta, abbiamo finito.
l'Istituto Sviluppo e Ricerca della Moldavia viene questa volta a Firenze. Stiamo continuando il nostro tour degli eventi dove vi spiegheremo come funziona la bocca bionica, quali sono le funzioni e come riuscite a riacquistare un sorriso a 180 gradi o 360 gradi come volete. Vi aspettiamo a Firenze, saremo tutti là, grande parte dello staff SOS Turismo Dentale insieme a Dottor Palmas e vi presenteremo questo programma, vi presenteremo anche una parte molto pratica di un nostro tecnico dentale. Credo che le informazioni e il bagaglio informativo che vi porteremo a Firenze sarà molto utile per voi, perciò aspettateci. Sarà una grande giornata con tanti invitati, più di 300 che ci stanno aspettando. Noi stiamo arrivando, ciao! Ciao, mi chiamo Sandra, vengo dalla Sardegna, da Carbonia esattamente. Sono venuta qui perché insomma, ho avuto prima di me l'esperienza mio marito, mi ha convinto a venire perché si è trovato veramente bene e quindi avevo bisogno di fare dei lavoretti, non tanto impegnativi, però insomma, mi serviva aiuto. Ciao ragazzi. Ciao! Ciao, oggi abbiamo lezioni di lingua Italiana, sì. Italiano, vero? Avete un'organizzazione che supporta tante cose, venire a prenderci all'aeroporto, poi l'appartamento che è più che giusto, cioè funzionalissimo, perché tanto per 10 giorni è il massimo. Io mi sono trovata più che bene. Sono partito da Torino, sono andato dal dottor Simeon, il quale mi ha tolto i professori dall'arcata superiore, dopo che il dottore Adrian mi ha preso le impronte dell'arcata superiore e inferiore per portare a termine poi step dopo step tutte le procedure finché non viene fatto il lavoro definitivo dell'arcata superiore e inferiore, e in questo modo potrò poi successivamente andare a mangiare tranquillo, in tutta pace. Mulți-ani trăiască, la mulți ani. Grazie, grazie davvero molto, lo apprezzo davvero un sacco e niente, mi fa piacere che sono qui. Tanti auguri anche a voi. Siamo un grande team e niente, ci vogliamo tutti bene.
Buongiorno, sono dottor Jacob e io faccio la chirurgia in clinica SOS Turismo Dentale. Il paziente non ha osso dove sono i molari e per questo abbiamo fatto 2 interventi sui zone laterali. Noi abbiamo utilizzato questi 4 impianti che lui ha inserito 20 anni fa con una protezione alle nostre zone laterali dove noi abbiamo cresciuto l'osso. Ciao a tutti! Sono Angelo Serra, sono di Villacidro, in provincia di Cagliari, in Sardegna. Ho fatto tutto l'impianto all'arcata superiore e all'arcata inferiore. I 6 impianti sopra e 6 sotto, perfetti, sono andati bene. Dopo 6 mesi sono venuto qua, ho messo i fissi, adesso mi trovo con questi fissi e riesco a mangiare completamente tutto quello che desidero. Non ho trovato nessuna difficoltà né in clinica né in qualsiasi posto che sono andato. In genere si trovava qualcuno che riusciva a parlare bene o l'italiano o l'inglese, quindi assolutamente il cambio favorevole per noi europei. Che dire, venite a trovare questo, provate. Io sono Iana, piacere. Per chi è questo? Per il dottore che non mi ricordo come si chiama. Non è vero che non ti ricordi.
Buongiorno e benvenuti. Questa sarebbe la nostra reception anche in logistica. Mi chiedevate dei braccialetti, come mai si chiede il pagamento anticipato? Intanto in tutti gli alberghi si fa così, ok, poi ci sono anche eccezioni, come mi dicevi tu visto che hai viaggiato molto, ma noi lo chiediamo per darvi questi braccialetti, 2, visto che voi siete in 2 ve ne diamo 2. Questi braccialetti hanno la loro funzione, ok? Voi sarete dei pazienti privilegiati, avrete accesso libero in logistica e anche agli spazi come la clinica, laboratorio e poi anche un aperitivo gratuito ogni sera qua in logistica alle 6. Io vi metto questi braccialetti, così sapete che fate parte della nostra equipe SOS Turismo Dentale. Sì. Bulgari? Ma che bulgari? Questa è la piantina della città. Qui avete tutta la città di Chișinău. Okay. E qua, su questa parte, tutti i locali che potete vedere qua a Chișinău, dove potete andare anche a visitare, musei, cantine, ristoranti, centri commerciali, discoteche, se volete andare a ballare. Questa è vostra. Questa volta inauguriamo con queste bellissime persone la seconda stagione che tutti aspettavate. Comunque è buona anche la zuppa. Buona, buona. Eccomi, buongiorno. Buongiorno, ciao, come stai? Ti chiamo, già l'ho detto, dove Pietro? Dove No, sei ma Pietro? io Come stai? ero su mal di pancia. Tanto, Hai mangiato? tanto. Hai mangiato? No, no, è virus, lo so. Sorridi? I denti come ci sono? Va bene. Ok, chiamiamo il tecnico, lui vuole anche lui. Ci vediamo dopo? Sì, sicuro. Quando rido è un sorriso ovviamente nuovo, perfetto per me. E come colore? Va bene. Perché mi hai detto come forma? Sì, che no, non ti piace? il colore va bene, uguale. Ti piace tutto? Sì. Sono contento. Anche io. Vedi? È perfetto, adesso c'è tutta la bocca. Sorridi con la chiusura normale, non così. No. Così è la chiusura normale. Chiudi. Sorridi. Oh, questa è la chiusura normale. Ciao a tutti. Vengo bene, boh. Ciao ragazzi! Prendi un po', ok? Aspetta, poi fammi ricordare, fai così, dopo così e manchi.
Il turismo dentale non è un fenomeno che muore, è un fenomeno che si sposta. Prima si andava in Croazia, poi si è andata in Romania, ora si va in Moldavia. Qualcuno va in Albania, però fate attenzione perché sto vedendo delle cose in Albania come denti incollati, pazienti a cui vendono provvisori come se fossero definitivi, ma non mi va di parlare di questo. Non ci sono più denti qua sopra, sotto li sta perdendo, c'è una parodontite avanzata che li sta portando ormai al momento dell'estrazione. In questi casi andare all'estero ti consente di risparmiare parecchio, parliamo di decine e decine di migliaia di euro, i soldi che si risparmiano all'estero. In Croazia i prezzi ormai sono come in Italia, in Moldavia, qua dove operiamo noi, parliamo del 50% rispetto alla Croazia. Per un preventivo di spesa finale, il consiglio che diamo a tutti i pazienti: prima fare una diagnosi qua in Moldavia, fare tutta una raccolta di esami, dobbiamo vedere quali denti fanno male, quali si muovono, il colore delle gengive, se c'è sanguinamento, la disposizione delle arcate tra di loro in statica ma anche in dinamica. La TAC per esempio non ci fa vedere la mandibola in movimento e molte cose come la patologia dell'ATM noi non le possiamo vedere finché non vi visitiamo di persona. Ciao dottor Andrei, grazie di tutto anche a te che sei stato magnifico con me. Grazie ancora, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Vero. Ciao. Statemi bene. Ciao India. Statemi bene. Va bene. Ciao. Ciao cari. Cara Turridina, amor non ha pietà. Ecco. Ok, dai. Con questa dente non ci sono problemi di cantare? No, assolutamente no, neanche non si chiara a parlare cose. Perfetto. No, Buon viaggio. grazie ancora, ciao dottor Andrea. Ciao. Ciao. Buon viaggio. Grazie, ciao, state bene. Ciao. Per ora ti saluto qua dalla Moldavia, un abbraccio da tutto il mio staff. Ciao ragazzi, ora sto mettendo il vlog, si sta caricando, quindi state carichi e aggiornati. Dobbiamo fare organizzare il viaggio di rientro, vero? Sì, infatti per questo il rapporto su PayDrive. Ho già fatto il pagamento, il contratto l'abbiamo già fatto, uno a noi, uno a loro. E niente, ho registrato e li ho mandati a mangiare e poi hanno l'intervento. Com'è andata? Com'è il Per il viaggio? momento andiamo tutto bene. Tutto bene? Sì, stiamo Allora, cosa aspettando fai? di vedere la prossima visita per poter essere tranquillizzati e di vedere il prodotto migliore che avete. Da quello che ho capito vuoi fare un altro paio di provvisori, Sì. quelli stampati 3D. Sì, in effetti voglio fare un altro paio di provvisori proprio per vedere se tutto funziona bene, come avete detto, E come casomai fare una gamma superiore. sì, di in quello. effetti di fare Ok, una gamma superiore per avere un prodotto qualitativamente buono. sono d'accordo. È stato un anno
difficile, però insieme a tutta la nostra squadra, tutto il nostro team, l'abbiamo risolto in una maniera molto facile. Ciao a tutti, abbiamo fatto un intervento complicato, abbiamo cresciuto l'osso come la tecnica del professor Curie e vi consiglio di sorridere come lei. È la seconda volta che vengo qui a SOS Turismo Dentale in Moldavia, molto bello il tutto, fino adesso andiamo a gonfie vele, mangiato bene, bevuto bene, dormito bene, speriamo che segua così anche il 2020, per l'altro prossimo incontro in giugno, luglio più o meno, per mettere i nostri denti definitivi. Per adesso abbiamo aggiornato la dentiera di mia moglie e tutto quanto prosegue nel migliore dei modi e va bene così, dai. Se tutti i problemi sono questi, speriamo che ne vengano altri. Ciao ragazzi, siamo quasi nel 2020. Il 2019 è stato un bell'anno, un anno nel quale ho vissuto tantissime emozioni, bellissime emozioni, perché ho conosciuto bellissima gente, mi sono fatta dei nuovi amici, ho avuto tantissime esperienze nuove che mi hanno in qualche modo preparato per questo anno che sta per arrivare. L'anno 2019 per me è stato bello, produttivo, quindi sono soddisfatta veramente di quello che è stato e nel 2020 spero che sarà almeno così come è stato il 2019. Per quanto riguarda il regalo di Babbo Natale, io vorrei una villa con la piscina. Mi sono trovata molto bene, spero di andare sempre meglio nell'anno che verrà, 2020. Stiamo sempre andando in avanti con la tecnologia, con i macchinari, con tutto quanto. Speriamo di avere un anno sempre più pieno, sempre più positivo, sempre più moderno. Allora signori, dalla clinica SOS Turismo Dentale un augurio di buon Natale a tutti voi. Arrivederci, alla prossima. Jingle bells, jingle all the way. Ho, ho, ho. Diciamo che il 2019 è stato wow. Come mi aspetto il 2020? Spero che sia uguale, lo stesso produttivo, come infatti è stato il 2019, perché è successo di più, di tutto e di più. E cosa voglio da Babbo Natale? Da Babbo Natale voglio che finalmente mi prendo il mio permesso di guida e niente, è una macchinina piccolina, non tanto grande. Le aspettative per l'anno 2020, sempre avere lo stesso spirito di gruppo che abbiamo avuto nell'anno passato, sempre più familiarità, più pazienti e comprensibili e che tutto vada verso giusto.
molti mi hanno detto sei un pazzo, non riuscirei mai a fare questo, stai lottando contro le lobby, stai lottando contro un sistema che non può cambiare. La verità è che gli innovatori sono delle volte dei pazzi ossessionati da delle idee che più delle volte si trasformano in realtà. Siate pazzi, siate affamati nella vita, diceva Steve Jobs, io l'ho colto in pieno questo modo di pensare. Non ritengo che avere la laurea o essere iscritti a un ordine dei medici sia condizione necessaria per poter aiutare le persone. Per questo io mi sono cancellato dal mio ordine dei medici, in quanto 1, non opero più in Italia, 2, non mi riconosco in questi sistemi che dovrebbero vigilare sulla qualità, sulla sicurezza, non per esempio sulla qualità delle pubblicità. Le pubblicità, a mio parere, non dovrebbero neanche esistere in campo sanitario, quindi non ha senso parlare delle pubblicità. La salute non ha un prezzo, non può essere commercializzata. Se noi parliamo per esempio di acqua pubblica, che senso ha fare pubblicità per l'acqua se l'acqua ti viene data gratuitamente? Il sistema delle pubblicità non ha senso, bisogna parlare della sanità, deve essere privata oppure deve essere pubblica. Questi sono i veri temi di cui bisognerebbe parlare. I prezzi possono variare in base al tipo di sistema che ha uno studio dentistico oppure il sistema vedendolo da più grande paese. Se un paese ha la tassazione al 45%, al 42%, più ci metti dentro il 12% di cassa previdenziale che paga un dentista italiano, più i costi dei materiali, degli intermediari, i dentisti italiani non ne hanno colpa, sono strozzati da un sistema paese, tutta la sanità è strozzata dal sistema contributivo, la salute non dovrebbe avere la tassazione. Se una persona è malata e ha già pagato più di 200.000 euro nella sua vita in tasse, non ha senso che vada un medico, gli fa ai 25, ai 50.000 euro, la metà di quei soldi che darà il professionista, il dentista, se ne vanno con le tasse. Con le tasse. Hai capito bene? Con le tasse. Stiamo ripagando una seconda volta lo Stato che tassa le pensioni, quello Stato schifoso che tassa le pensioni. Una persona ha già contribuito col sangue durante la sua vita, arriva agli ultimi anni della sua vita e deve continuamente subire queste sanguisughe che gli vengono attaccate sopra per succhiargli gli ultimi litri di sangue che gli sono rimasti. Questa è la verità che non si parla, di cui non si parla in televisione, non si parla nei media normali, per questo ne stiamo parlando sul web, perché non ci verranno a intervistare, nessuno ci ha mai chiesto state facendo un progetto fantastico, vorremmo venire a sentire come funziona. Perché? Perché non va contro probabilmente le lobby, non ci viene data voce, ma oggi internet ci può dare quella voce che è necessaria, che molte persone vogliono sentire. Molte persone oggi stanno spegnendo il televisore e aprendo il computer perché si rendono conto che certe informazioni sono viziate. Si parla di argomenti sbagliati per distrarre le persone da quelli che sono gli argomenti fulcro, cardine, che non bisogna toccare. Ho visto cose, veramente scoprirai in queste puntate, da accapponare la pelle. Quelli che sono i malati, i mutilati di cui nessuno parla sono padri di famiglia, sono giovani, sono persone che si stanno guadagnando il pane onestamente con uno stipendio da 1.000 euro al mese, se va bene, se ce l'hanno, se non sono disoccupati come i giovani, e che si ritrovano un problema grave di, come dicevo, non poter mangiare. Queste persone hanno bisogno di rifare la bocca completamente bionica. È uno dei trattamenti più complessi che c'è in ambito odontoiatrico, è un trattamento che necessita di essere fatto da equip specializzate in quei tipi di trattamento, perché ci sono tanti problemi che ci possono essere legati al fatto che devono essere utilizzati molti materiali all'interno del corpo umano per poter simulare quella che è la funzione, l'estetica di denti naturali che erano perfetti, con materiali imperfetti. Quindi se noi pensiamo che un impianto dentale può fallire nel 2% dei casi, se mettiamo 10 impianti dentali o 16 siamo già al 32% di rischio, e quindi serve avere delle equip che hanno dei protocolli dedicati
alla riduzione di queste probabilità di rischio di fallimento. Queste persone gli viene prospettato un preventivo, il più delle volte che non capiscono, perché è ridicolo come si fanno i preventivi in ambito sanitario, sembra di andare praticamente dal meccanico, rondella 10 mm, cavetto blu, oppure insomma tutti i pezzi del ricambio che vanno messi, poi si fa una somma, sotto c'è il prezzo, il paziente torna a casa, la moglie gli chiede, beh, quant'è? 7.000 euro, quant'è? 40.000 euro, però non ha capito niente della terapia. Ci sono i malati che si ammalano per un motivo, perché non viene fatta la prevenzione. Questo è il vero motivo di queste somme che si vanno a spendere. Uno Stato attento ai propri cittadini dovrebbe innanzitutto obbligarli ad andare dal dentista, però col premio di dargli la copertura 100% garantita, gratuita, di potersi curare in caso di malattia. Questo non viene fatto, eppure la prevenzione costa molto meno che curare, ma anche curare una bocca, tolte le tasse, ti posso dire che qua da noi in Moldavia i prezzi dei materiali sono uguali a quelli che abbiamo in Italia, tolta l'IVA, costa circa tra i 6 e gli 8.000 euro. Questi sono i costi di una riabilitazione completa della bocca. Se uno ha pagato 200.000 euro di tasse durante la sua vita, lo Stato non ha 6.000 euro per rimettergli i denti, per permettergli di continuare a mangiare. Ti faccio vedere una bocca di un paziente, per esempio, che ha quella che si chiama la piorrea, la parodontite. Questi sono i denti, come vedi ci sono molti spazi neri, molti denti che mancano, l'osso è arrivato ormai a una condizione limite, traccio una linea sulla radiografia che ti dà un'idea di dove si è andato a riposizionare l'osso, un osso che prima stava a questo livello, adesso si sta ritirando verso l'alto. Questo perché succede? Succede perché all'interno della bocca ci sono dei batteri, quindi il paziente non ne ha colpa se ci sono questi batteri, il paziente è suscettibile a questi batteri e le gengive si irritano, è come se l'organismo non riconoscesse più i denti. Il più delle volte dietro a queste storie ci sono problemi di carenza di interleuchina 1, quindi c'è una predisposizione genetica e porta a essere degli invalidi, è come se pian piano si perdesse la vista, solo che questa malattia non viene riconosciuta come malattia invalidante. Queste persone si ritrovano a 30 anni senza denti e quello che gli viene prospettato è lavorare per il resto della propria vita a pagare 20.000 euro per lo Stato in tasse, gli altri 20.000 euro per il dentista, circa 20.000 euro per poter rimangiare, per poter mangiare. Ma questa non è la cosa più grave, ovvero la spesa economica. La spesa di cui nessuno parla è quella biologica. Una bocca ricostruita, una bocca bionica, non si comporterà mai in maniera identica a una dentatura naturale. Saranno pur sempre impianti in titanio, denti in ceramica, in composito, materiali che possono svitarsi, rompersi, scheggiarsi, possono essere persi gli impianti dentali e soprattutto se non si cura la causa perché una persona ha perso i denti ci può essere l'alto rischio che il paziente vada comunque con le abitudini viziate, stili di vita errati a danneggiare questi lavori che fa e se si rompono un'altra volta a mettersi un altro mutuo. Questi pazienti devono essere tutelati. Se lo Stato lotterebbe con gli ordini dei medici per dare stipendi statali ai medici e dargli quindi la possibilità di sopravvivere, di praticare, acquisirebbe i loro studi, li farebbe diventare statali e darebbe loro la possibilità di esercitare le conoscenze che all'università hanno acquisito. Le conoscenze che un medico acquisisce sono patrimonio dell'umanità, la scienza è patrimonio dell'umanità. La scienza che a me permette di poter curare una persona sono le conoscenze acquisite dall'uomo in 1000 e 2000 anni di storia. Questi mi sono stati trasmessi all'università e io li sto mettendo al servizio dei malati facendomi pagare in cambio. Sto sfruttando quelle che sono le conoscenze dell'umanità per fare il lucro. Questo io mi auguro che tra 10 anni non esista più,
che ci sia il sistema completamente pubblico in Europa, ed è quello che andremo a costruire bussando alle porte dell'Europa, ed è quello che faremo con le persone che la pensano come noi. Noi abbiamo sviluppato praticamente una startup che fa parte di un ecosistema di startup, tra cui anche quella di SOS Turismo Dentale, che sono un win-win-win, vinci-vinci-vinci, ovvero ci sono pazienti esteri che hanno un risparmio venendo qua e noi una parte di questo riusciamo anche a aiutare non solo i pazienti esteri ma anche le persone di qua. Per dare dimostrazione che non solo è possibile risparmiare, ma se si fa la filiera corta, ok, e si va direttamente a donare a chi ha bisogno, senza andare per grosse ONG che poi non sai dove vanno a finire i soldi, facciamo con poco arrivare però tutto quel poco, senza che le energie si disperdano, che è abbastanza, non è poco. Infatti. Sì, così intanto vi stiamo per dire anche a voi che noi ci teniamo tanto a questo progetto e siccome adesso arriva la scuola tutto quanto, questi giorni andiamo dalle famiglie che la nostra collega si è già collegata con una famiglia in difficoltà e che già si è messa d'accordo con loro. Ci sono dei pazienti che in tutto questo tempo hanno donato del cibo, del mangiare, delle cose per donare a loro, ma soprattutto in questi giorni vogliamo andare a comprare dei vestiti, delle divise da scuola per loro, per quelli che sono in difficoltà, che forse non si permettono di comprarsi queste cose, che sicuramente saranno molto felici perché fare una cosa a dei bambini è forse la cosa migliore che possiamo fare. Come mai proprio dei vestiti, Anna? Qual è l'usanza moldava? L'usanza è quella che ogni 1° di settembre succede l'apertura della scuola, quello che in Italia si fa il 12. E ogni bambino dovrebbe venire a scuola vestito bene, bianco e nero, c'è la divisa, quindi ognuno ci tiene a mandare il suo bambino a scuola molto curato, nel senso in modo che non si sente poi lì a disagio, sì. Esatto, perché c'è poi anche questo. E quindi mettendoci in contatto con questa famiglia abbiamo capito che proprio la difficoltà loro era questa, di non riuscire a mandarli a scuola in una maniera che loro volessero. Domani infatti vogliamo insieme a voi o altre persone che ci saranno, perché partecipano anche le persone dello staff, i dottori ci hanno già donato le borsettine con vari requisiti e vogliamo andare a comprare delle camicie bianche e pantaloni neri, quelli che si usano a scuola. Vedremo se ce la faremo a prendere delle scarpe, sempre cose classiche che lo useranno poi per tutti i giorni. Questa è la prima donazione che ci è arrivata, proprio per domani poi completeremo con la camicia bianca, pantalone nero. Sì. E ringraziamo infatti già i pazienti che sono stati prima. Gli hanno dato una donazione dei nostri dottori. Però ci sono anche alcune cose che abbiamo già dagli altri pazienti di prima, che sono pure dei requisiti, e anche cibo, tanta pasta, tante cose che loro hanno considerato di comprare per le famiglie. Infatti domani faremo gli altri pacchi, li portiamo pomeriggio. Quindi se volete partecipare ci avvisate, noi andremo in una città che sta a 40 km di qua, si fa in mezz'oretta. Sì, si può partecipare. Sarà una bella esperienza. Dopo le 2, dopo le pomeriggio. Vogliamo anche organizzarsi in modo che nessuno non abbia visite in clinica.
Io vi ringrazio, quindi ricordatevi questo appuntamento con SOS Children domani, che si andrà insieme a prendere questa camicia, e poi sabato invece andremo a trovare la venerdì, sempre domani si va prima e poi si va per dov'è? Kalarashi? È la famosa città dove fanno anche il cognac, Kalarashi. Sarebbe bello organizzare anche l'escursione magari insieme. Io sono Raffaele Marino, vengo da Caivano in provincia di Napoli. Ho fatto un bingo venendo qua in Moldavia. Ho dovuto fare questa cura dentale perché una volta fatta una visita in Italia da un dentista mi hanno detto che ero affetto da parodontite acuta. E quindi mi diceva che da lì a breve iniziavo a perdere i denti. E quindi pensavo di intervenire prima possibile, perché poi stando senza denti in bocca è una cosa bruttissima, e quindi mi sono dato da fare, vedere dove vedere di fare questi interventi. E sono venuto qua in Moldavia dopo tanti giri di internet e cose varie. Parliamo di un caso di una parodontite marginale cronica generalizzata, una forma grave di parodontite con una igiene deficitaria. La una di causa perché l'igiene deficitaria è perché l'abbiamo molto tartro, questo è perché la saliva di paziente è più densa e in un tempo più scorto si fissi tutto questo tartro. Il paziente, il primo domanda di paziente è da avere denti fissi e estetica. Appena me ne sono accorto della parodontite, ho cercato di prevenire, di vedere cosa fare prima che cascassero i denti, dico la verità. E niente, sono andato da vari dentisti d'Italia, poco rassicuranti, di sicuro tutti quanti. Così alcuni amici mi parlavano della Croazia e mi sono messo un pochettino su internet vedendo queste cose, però non è che mi fidavo più di tanto. Poi ho iniziato a guardare delle interviste su Facebook di Palmas, il dottor Palmas, e diciamo che è uno che mi ha convinto subito dalle parole che diceva e da come le diceva. Togliata tutti i denti, inserata 6 impianti sotto, prima solo 5 impianti sopra perché a destra non abbiamo osso. Il paziente si ritorna dopo 4-5 mesi, fissiamo altri 2 impianti, va a casa senza modificare i lavori provvisori. In secondo viaggio lo facciamo impianti e vediamo la gengiva. In questo caso è paradossale perché abbiamo tanto infezione prima di intervento, in secondo viaggio la gengiva è più buona. Ci sono casi quando il paziente si ritorna e la gengiva è morbida, è necessario di aggiungere, di greffare questa gengiva, prendiamo gengiva di palato, inseriamo sotto. Questo è un caso dove è tutto a posto. Il paziente si ritorna a noi dopo altri 6 mesi, questi ci sono lavori provvisori e dopo 6 mesi si ritorna per denti definitivi. Si vede in corso di tutti gli impianti abbiamo una gengiva fissa, queste porzioni dell'osso che si risorba in tempo perché abbiamo una parodontita, e qui sotto dove l'infezione è più grande prima abbiamo una gengiva fissa. E questa è la situazione del paziente al fine di trattamento, prima di intervento e al fine di trattamento. Che è necessario di conoscere che in caso di una parodontite generale cronica generalizzata il rischio per il paziente di avere complicazioni con gli impianti è più grande perché la flora e i batteri che ci sono in bocca sono più aggressivi per gli impianti. Per questo sono necessari 2 anni, perché 2 anni dopo quando togliamo i denti la flora è meno aggressiva. Importante i primi 2 anni avere una buona igiene, di fare bene la pulizia dei denti. È importante venire dopo 1 anno per un controllo, perché quando abbiamo pazienti con parodontite abbiamo infezioni in corso di impianti, se non abbiamo problemi con gli impianti è possibile dopo 1 anno di stoppare questo, di controllare. Dopo 2 anni è possibile che è necessario di togliere qualche impianto. Non so che dire, ma sono contentissimo della mia scelta, perché poi tra i tanti preventivi che ho fatto in Italia, in Croazia, in Romania, ho scelto questo qua in Moldavia e venire qua perché
mi sembrava più rassicurante di tutti quanti. Poi non mi ripento di nulla della mia scelta, perché poi una volta arrivato qua è tutto come pensavo che fosse. Ciao a tutti, sono arrivato dall'aeroporto e adesso vado avanti con le consegne. Andiamo nel nostro dipartimento marketing. Ciao ragazzi. Ragazzi, ciao. Valeria, cosa stai facendo? Ciao, sto montando un video. I nostri pazienti... Non può. I nostri pazienti, se volete andare con Mongolfiera in Moldavia è possibile. Ciao. Arrivederci. Tuve ganas de llamarte, pero no pudo ser. Y te vi alejarte, pero ha pasado el tiempo y en mi corazón está. Ciao ragazzi, siamo qua oggi in una giornata di festa, di relax, in famiglia, con i pazienti del dottor Palmas. Siamo felicissimi di essere qua, veramente. E stiamo veramente bene. Ci stiamo divertendo. Molto. Molto, non è ancora finita perché la giornata è ancora lunga e niente, speriamo di divertirci andare a cena. Auguro a tutti i nuovi che dovranno arrivare di fare queste esperienze perché è un distacco da quello che si fa di tutta la giornata con la clinica, con la pizzeria sotto la clinica e così, e poi si esce un po' dalla normalità ed è bello, ecco, rilassante e bello, e poi c'è una socializzazione familiare, che questo è quello che ci piace a noi. Molto, sì. È vero, si sta veramente bene. Tutti gentili, tutti bravi. Yo te amaré por siempre. Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar.
Perché? Tutta gonfia. Cosa hai fatto? Ho tolto un dentino. È tutto il dentino? Tra l'altro lo voglio. Facciamo vedere il dentino? Ma posso tenerlo? Lo vuoi tenere? Sì. Sì! Cosa fai? È stato velocissimo. Davvero? Sì. Ma veramente? Ma come Non va? mi sento più la lingua a metà, no? Immagino. Sembra di avere le... Allora ti senti bene? Sì. Possiamo andare a ballare? Sì, boh. Stasera te la rubiamo. Va bene, io invece vado a mangiare con gli altri forse. Cosa stai facendo? Mi sto misurando la pressione. Perché? Perché non sto molto bene. Fa male? Fa molto male. Fa male. Certo. Un po' ho imparato. Tutto bene. Stai tranquillo. Fai un giretto, un giretto. Sì, bellissimo, fare un giretto, un giretto. Bella. Fammi un sorriso. Qua abbiamo la nostra collega. Dimmi qualcosa. Cosa stai facendo? Allora daremo al paziente i medicinali per 5 giorni. Basta, abbiamo finito. Da Dottor Palmas, qua siamo oggi nel Dipartimento di Biomimetica del Centro Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, qua dove ricostruiamo completamente la bocca, la dentatura a quei pazienti che hanno perduto completamente il sorriso, hanno perduto le radici per cause magari traumatiche, oncologiche oppure parodontite, quella che un tempo si chiamava piorrea. Qua dietro di me, una volta che i denti vengono stampati in zirconio, trovi Victoria. Victoria si occupa di cosa? Di realizzare la biomimetica poi della dentatura, la parte bianca del sorriso. Quello che fa è posizionare una ceramica, diversi colori di ceramica. Qua è proprio l'artista che va a posizionare diversi colori al di sopra dello zirconio. Qua nel modellino di fianco puoi vedere lo zirconio, le singole corone in zirconio che vengono posizionate al di sopra della barra in titanio e sono pronte per essere rivestite con la ceramica che dà infine quel tocco di naturalezza alla dentatura, in realtà bionica, finta, non è una dentatura naturale. Però andrà a simulare esattamente quelle che sono le forme, le traslucenze, le opalescenze con delle masse di ceramica che sono, potremmo definirli i colori della palette di colori del pittore. Lei come un pittore, come un artista va a realizzare il tocco finale che crea la iperrealisticità di un sorriso bionico. Ciao,
chiamo Capalbo Maurizio, ora posso dire che dopo 2 anni e mezzo che io vengo qua, sono ai definitivi, ho una bocca che è veramente a posto, non ha più infezioni, non ha più problemi, non ha più, come dire, fastidi, e ho finalmente un sorriso a 32 denti, ho scoperto la possibilità di poter mangiare tranquillamente, di poter sorridere. Qui ho trovato persone competenti, altamente competenti, ma al di là dal dottor Palmas piuttosto che i medici chirurghi che ti operano, che ti mettono mani in bocca. Io mi ricordo Sergio che quando mi tolse una parte di ponte che io avevo, le chiesi: Sergio, ora mi togli i denti? E rimasi sorpreso perché lui mi disse: no, li abbiamo già tolti. Quindi l'unico dolore che io ho subito qua dentro è stato il dolore dell'anestesia. Per il resto non ho sentito niente, e dico veramente ragazzi giovani che hanno forse 30 anni, ma che dimostrano veramente l'esperienza, lo studio, la capacità che hanno nel fare il proprio lavoro, l'impegno, la voglia, il rispetto del lavoro. Questa è la cosa importante che c'è qua, che trovi qua in clinica. Qualsiasi problema viene risolto. C'è la famosa logistica che poi ho scoperto la seconda volta che sono venuto, cioè quando sono venuto la prima volta avevo noleggiato la macchina, e invece la seconda volta ho preso l'appartamento qua. Andrei, un'altra persona fantastica, ti mette a suo agio l'appartamento, se non ti piace te lo cambia, c'hai la televisione con 8 milioni di canali in italiano, puoi vedere tutto quello che vuoi, appartamenti funzionalissimi, allo stesso prezzo poi di quello che ti noleggiano in Moldavia, perché comunque sono 35 euro al giorno, ma hai tutti i comfort, doccia, come si dice, microonde, forno. La logistica è un'altra parte molto importante di questa cosa qua. C'è Iana e Inga, 2 ragazze fantastiche, perché qualsiasi problema tu abbia, ma di qualsiasi genere, cioè tu hai un problema, voglio tagliare i capelli, voglio fare un tatuaggio, voglio trovare un mercato, voglio andare a ballare, voglio andare in un locale, a parte quello che tutto loro organizzano, perché se vuoi seguire la logistica tutte le sere puoi andare a mangiare in un posto, puoi andare a vedere posti della Moldavia, comunque fare itinerari, andare a vedere, c'è una cantina che è forse la più grande d'Europa, sotterranea, con loro puoi fare, ecco, ti organizzano, sono ragazze che non guardano l'orologio, sono ragazze che hanno comunque famiglia, non è che non hanno niente, però ti danno il meglio, cioè non sono lì a guardare la loro vita, ma sono qui ad aiutare la tua. Però io qui in questa clinica porterei tranquillamente i miei figli, perché mi sono trovato veramente bene. Ciao, mi chiamo Gianfranco, sono di Vicenza. Sono rivolto all'SOS Turismo Dentale per dei gravi problemi dentali. Avevo difficoltà nella masticazione e sapevo che comunque avrei dovuto rivolgermi a in qualche clinica. Nel percorso ho scoperto che in Italia era impossibile fare. Sono soddisfatto al 100% perché lo staff, dalla logistica, la clinica, i chirurghi sono splendidi, sono veramente, non ti lasciano mai solo.
io sono Gianna, vengo da un paese dell'Ogliastra che si chiama Tortorì, si trova in Sardegna. Allora, ho sentito parlare di voi tramite amici. Come posso dire, mi sono trovata quasi subito bene perché mi sono fatta mandare del materiale, perché mi incuriosiva conoscervi e mi siete arrivati subito bene. SOS Dental Tourism. Very good, the best around. Ciao! Bye bye! Io sono Muia Salvatore, arrivo da Cornier, provincia Torino, sono venuto qua a fare i denti. Devo dire che tutto bene, dai. Brava gente, ragazze simpatiche, sono disponibili, ci fanno vedere un po' di tutto. Siamo riusciti a vedere tutto il percorso prima di farlo, perciò niente da dire, veramente una bella esperienza, via. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi abbiamo una bellissima persona che si vergognava, non voleva fare il video, però è inevitabile perché alla fine ha un sorriso stupendo, molto naturale, ha finito, ha messo i definitivi e volevo chiederti come ti trovi, come ti sembrano? Mi sembrano bellissimi, naturali, mi trovo benissimo, mastico benissimo, tutto meglio di così non posso dire. È quello che ti aspettavi? Sì, anche di più. Tu mi hai detto una cosa fuori, che non vedi l'ora? Di tornare a casa per fargli vedere a tutti quanti il mio lavoro. Sono veramente felice. Chi è stato il tuo dottore? Chi ti ha messo i denti? Andrei. Com'era? Quando li avete messi? Bravissimo, mi ha sempre consigliato dal primo giorno che sono venuta qua e ho seguito tutti i suoi consigli, sono stati veramente importanti e hanno avuto i suoi frutti. Sono proprio veramente felice, è stato bravissimo quel medico con me. Quando hai cominciato le cure? Quanto tempo è durato tutto? Ho iniziato a gennaio 2019, ho finito ora siamo a ottobre 2019 e avevo una situazione bruttissima in bocca io. Avevo veramente dei problemi grossi, mi mancava l'osso, mi mancava la gengiva, mi mancava tutto quanto. Io sono molto felice per te, infatti oggi quando sono venuta e ti ho visto sorridere mi hai chiesto: hai visto che ho messo i denti? Mi sono messa gli occhiali e veramente sono stupendi, sono molto naturali. Quando uno arriva qua, di farsi consigliare dai medici e seguire il loro consiglio, perché io mi sono trovata benissimo, ho seguito il loro consiglio e non potevo ottenere un risultato migliore. Allora, vlog 51. Ciao, prego. Vlog 51. Allora, mi chiamo Maria Francesca,
Nel 2018 ho provato a venire qui a Turismo Dentale per vedere se riuscissi a trovare una soluzione ai miei problemi. Dopo tanti anni, dopo aver provato tanti medici e tante cliniche, non ho trovato nessun tipo di soluzione. E tutti mi dicevano che non si poteva fare niente perché avevo seri problemi. Vlog 51. A few moments later. Vlog 51. Vlog 51. Certo, sicuro, pizza. Spaghetti, Roma, Coliseo, Vaticano, sì, Papa sì. della Roma. Mi piace questa sera. Stasera champagne no? Bella ragazza. Martini. Vlog 51. Vlog 51. Cioè, venendo qui a Turismo Dentale ho visto che non era così. Praticamente, anche se sono quasi alla fine, sono già contenta perché dopo tanti anni non metto più le mani davanti alla bocca quando sorrido molto più tranquillamente, cosa che non facevo da tempo perché logicamente mi vergognavo del mio sorriso, che non era un sorriso ma era una cosa veramente brutta da vedere. E quindi sono veramente contenta. Dottor Palmas è stato un medico veramente in gamba, tutta l'equipe mi è piaciuta tantissimo e anche i loro collaboratori, praticamente sembra quasi più una famiglia che una clinica, quindi questa cosa mi è piaciuta tanto. Vlog 51. Allora, la cosa che mi ha stupito di più durante tutto questo percorso è il modo che ha avuto il chirurgo di lavorare, perché io ero abituata ad un altro genere di medico, no? Dove tutto è difficile e tutto è più lungo. Qui in poche ore ho praticamente fatto un'arcata superiore veramente senza avere un minimo di paura, mentre invece prima per una carie mi veniva da tremare o il batticuore. Cosa che non è successo qua, in effetti, perché mi sono sentita veramente al sicuro durante questa cosa.
Mi chiamo Marilsa Piannotti, vengo da Roma. Ho avuto dei problemi grandi con dei dentisti a Roma che parte dei denti me li hanno fatti perdere. Diciamo li ho persi un po' con le gravidanze, cose varie, però arrivati a un certo punto a Roma non riuscivano più ad aiutarmi. Mio marito, andando su internet, ha trovato voi. Io ero un po' diffidente inizialmente, però non lo so, vedendo le vostre facce su internet mi è venuta un attimino dico, proviamo. E vi ho chiamato. Dal preventivo siamo venuti, la prima volta mi sono trovata bene. Oggi sono di nuovo qui e devo fare domani il lavoro e credo di trovarvi ancora meglio. Vlog 51. Vlog 51. Protesista c'è da sorridere perché allora il protesista poi mi ha fatto sorridere diverse volte perché io siccome non ho voluto fare l'anestesia durante il montaggio della protesi, ogni tanto come si è detto dire nel nostro paese diciamo oi mamma e lui mi diceva oi babbo, quindi mi veniva da sorridere durante questa cosa, no? In gamba anche lui, veramente in gamba, veramente tutta l'equipe è in gamba, perché non è che lo dico tanto per dire, però in effetti dopo tanti anni io, ripeto, sono tornata a sorridere, veramente. Ciao carissima. Corrado! Ci prendi in braccio? Dove sono i regalini? Ti stiamo aspettando! Regali. Dov'è la mia becchierovka? La tua biccherovka? Ti ho detto che me la son bevuta tutta quella. Non chiede occhi. Opla! Ma che siamo voluti? Possiamo insieme. Stiamo a mangiare dopo le 6. La Elena. No Elena, no! Una foto perché si vede. Abbassi un po' tutto. È trio Cornizia, dai, va. Col bambino in mezzo. Dai, il cambiale. Dai. Aspetta, fermo. Che mi vola il cambiale. Ecco qua. Anche a me, anche a me. Una persona. Ma adesso sì. Dov'è? Wow. Diana, fammi vedere su. Caghetta addosso. Sai come fare? No. Sì che lo sai, te l'ho detto una Non lo sa. Cattivo. È cattivo. Ma che battute fai? O non sono battute le tue? Dove vai? Vado via. Ciao ragazzi, che fai? Fate la stanzetta? Dopo l'anestesia generale, no? Sì. Prepariamo il letto. Mi devo spostare? Sarebbe meglio. Questo non è live, però voglio vedere mentre lavori cosa fai, come lavori.
Poi ti critichiamo. Lo so, se vale. Eccomi qua. Oddio poi. Beh, morbido. Morbido, vero? Sì. Dimmi Anna. Il signore ha già fatto la prima visita, stamattina. Ah, sei figlia poi. A posto? No? Perché no? Нет. Что-то шатям хтец выдушить chiar în interior. Сильнее dreaptă făcut. Că stai cu pielea de șcarne. Deci am lambo. Так, dar la spitalul cu la vedeți, între același timp faci scântei ca el să coaguleze. Și vedeți cum părțile, mărginuțele, ele chiar au efectul de coagulare. Давай сразу так честно, Ăștia sunt doctorii clinici. Poftim, domnul Andrei? Da. Și-a pus cartea, tipa el învață. Dai, vieni! Allora la prendo io. Non mangiatela perché è avvelenata. Aha. Con tanti tipi di impianti dentali, servono tanti diametri, tante misure. Qua per esempio abbiamo il diametro 3,7 mm, lunghezza 14 mm. Andate via! Ma no! Andiamo di là che ci peluccia. Oleg, ci sono i signori che ti vogliono salutare. Saluto ragazzi, è stato un piacere. Fate buon viaggio. Ebbene sì, vi devo mettere la di questi dentiera. qua, sì. Ma ce li ho tutti diversi, ce li ho tutti, che è diverso. Guardami. Gioca con lui, che te devo guardare? Sul mano. Dio, hai fatto 5 minuti di camminata. Ma che cazzo mi fa fare? Cioè, guarda che non mi guarda neanche, girati! Guarda come cammina. Che cattivo, tanto ti chiamo lo stesso. Cioè, ma non avevo dubbi. Sì, vi ho portato a fare la spesa. Dai, povero, sta al fresco. Abbiamo pagato 10, deve essere 10. Sì. In più pagano, voglio vedere. 18. No, vabbè, 1000, Di più. 1000... 3 euro in più abbiamo speso. 1050 Sì, euro? è l'alcol. No, 1000... Allora, Vediamo. 1. Noir. L'esperta in vini. Mimi. Beh, ormai con tutti i giri nelle cantine. No, era sarcasmo, Emiliana. Aperitivo. Ma guarda Teo, non toccare, metti a posto. E qua questi sono il mirto che ha portato Elio e sua moglie. E poi c'è questo che è uno spumante. Cricova, brutta.
Sì, è per fare l'aperitivo con l'Aperol. E ci sono anche i denti. Mhm. E dopo che abbiamo detto così a molti non la beve. Ah, questo è cosa, se beve il vino o dormi o fai un fino. Lascia mangiare. Allora, all'inizio non ci vedeva, lo bevi? Io sì, muoio da pazzo, ci guarda se... Se no un po' di sede ce l'avevi, ci guarda se ci avete ancora voglia. Ehi, ciao, siamo in Transnistria, qua dietro di me c'è la fortezza di Bender. Ci troviamo per precisione a Tighina, una zona indipendente dalla Moldavia, che si considera indipendente anche se non è riconosciuta. Siamo qua con i nostri pazienti, andiamo a Odessa, però ci siamo fermati a vedere anche questo bel posto. Noi siamo in Odessa. Con un bicchiere di vino e con un panino, la prima nostra stazione a Odessa, ci siamo fermati a mangiare perché non potevamo più resistere, poi andiamo a vedere altre cose interessanti. Buon appetito a noi! A me anche. Non abbiamo i soldi da pagare, quindi dobbiamo lavare i piatti. Ragazzi, toglietevi le giacche. Siamo qua ad Odessa, stiamo facendo un tour turistico, un giro turistico. Abbiamo appena mangiato, abbiamo visto cose che dovevamo vedere e adesso facciamo un po' di shopping. Non si sente. Pubblicità. Ciao, sono il proprietario di questo ristorante. Qua facciamo degli buoni spaghetti, la pizza buona e pietanze italiane stupefacenti. Dovete venire tutti qua a mangiare. Questo è il monumento a Caterina II, che è stata la fondatrice di Odessa. Qui siamo arrivati al porto di Odessa, da come vedete là arrivano tante navi che portano i nostri impianti per la nostra clinica, dunque sapete già che da qua prendiamo tutti i materiali che mettiamo a voi in bocca. Tutti, siamo al porto di Odessa in Ucraina e i silos che abbiamo alle nostre spalle probabilmente contengono dei cereali che poi arriveranno magari anche in Italia.
la nostra giornata finita. Siamo qui ad Odessa in una pizzeria, abbiamo preso la pizza e ce la porteremo con noi in macchina per mangiarcela lì. Il viaggio è ancora lungo e tra poco torneremo a casa. Ecco come siamo finiti, ci dobbiamo mangiare la pizza in macchina, guardateli. E dietro, com'è la pizza? Buona. È buona. Do you love me? Do you need me? Do you want me? Do you love me? Allora, la paura era tanta, nel senso che io ho fatto gli zigomatici, quindi è un intervento anche abbastanza importante. No, direi che già dopo l'intervento ho capito che c'era la professionalità e quindi il resto, voglio dire, uno può affrontare le cose in maniera un pochino più tranquilla. È chiaro che il dolore un po', non è perché siamo in Moldavia che non si sente proprio nulla, però devo dire che loro sono bravi e attenti. Che cosa sei venuto a fare stavolta? Il tatuaggio? No, scherzo. No, sono venuto a fare i definitivi.
venuto a fare i definitivi, direi che sta procedendo bene. Adesso chiaramente ho ancora una protesi, diciamo, però sta funzionando bene. Dunque, chi mi ha operato è Andrei. Si chiama meccanico e Michele. Protesista Michele. Molto bravi tutti e due. Sì. Molto pignoli, molto precisi. Sabato Michael, come si chiama? Hai detto? È venuto apposta per me, c'aveva anche la famiglia, il laboratorio era chiuso e ha aperto per me, quindi un bel regalo. 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. È bello, è perfetto, non si vede troppo. Oggi ci troviamo a un festival molto interessante con musica live di interpreti famosi moldavi. Ciao, mi chiamo Maria Lucia. Ciao a tutti, sono Antonietta. Ciao. Allora, ciao a tutti. Ehi, ciao amici della clinica SOS Turismo Dentale, ma cosa vi sta succedendo? Vi vergognate a essere ripresi, a essere filmati? Noi vi scegliamo perché siete delle vere star che meritano essere poi fatte vedere su internet, in televisione, ma certo che rispettiamo anche la vostra privacy, perciò non siete obbligati. Se qualcuno non vuole farsi vedere non ci sono problemi, comunque siete belli, tutti siamo belli. Qualcuno ha già fatto una mini intervista, quindi sappiate, ogni volta che siete in clinica c'è Inga che vi fa fare interviste. Non vi vergognate, ciao! La terza volta che veniamo qua ci troviamo molto bene, come venire in una grande famiglia, i dottori molto bravi, l'accoglienza tutto bene, i medici come amici, poi gli assistenti tutto bene. Abbiamo deciso di venire in Moldavia per un
turismo dentale, pensavamo di non trovare questa ottima accoglienza, i medici sono eccezionali, tutto lo staff è eccezionale e perciò per la nostra esperienza vi dico venite in Moldavia nella clinica di Dottor Palmas. Questo è il mio secondo viaggio, sono qua in Moldavia da circa un anno che seguo il Dottor Palmas e tutta la sua equipe. Sono veramente soddisfatto e contento per l'accoglienza che c'è quando tu arrivi sul posto, della grande professionalità dei medici, ti seguono giornalmente, ti fanno sentire a casa tua praticamente. E voglio consigliare a chi veramente ha necessità e bisogno di mettere a posto la propria bocca e avere un sorriso di quelli veramente a 32 denti, di venire qui, perché qui state tranquilli, non sentirete alcun dolore, starete benissimo. E poi c'è la parte del divertimento dove abbiamo Inga e Jana e il resto dell'equipe che vi seguono, vi portano in giro per la Moldavia, vi fanno conoscere i posti e i luoghi e la cultura di questo paese che merita veramente. Ciao a tutti! Ho scoperto questa clinica tramite amici che si sono trovati bene, è una clinica molto all'avanguardia di tutto, dai macchinari, dai dottori, sono molto qualificati e poi anche lo staff è molto in gamba, dalla logistica a tutti. Ciao e benvenuti alla prima diretta dal nostro Dipartimento SOS Turismo Dentale, alla prima puntata che facciamo della nostra web serie televisiva dove affrontiamo l'argomento delle riabilitazioni estreme della bocca, ovvero parliamo di quella malattia che colpisce migliaia di pazienti in Italia e in Europa, che causa la perdita di denti. Lo facciamo dall'estero, dalla Moldavia. Io sono Dottor Palmas, il fondatore del primo policlinico in Europa specializzato in questo tipo di riabilitazioni estreme, dove si parla di pazienti che hanno perso quasi completamente tutti i denti, il più delle volte hanno perso già tutti i denti o li devono togliere. Io sono un dentista italiano, un dentista attivista, mi definisco un dentista attivista che combatte sul fronte perché stiamo lanciando il nostro atto di guerra al sistema pubblico che è stato distrutto e lottiamo con tutti gli attivisti, i pazienti che abbiamo curato in questi anni, con i pazienti futuri che avremo, oppure con le persone che vorranno far parte della nostra cerchia, del nostro esercito, del nostro gruppo che costruiremo con i nuovi media, internet.
Lottiamo per il diritto fondamentale, il diritto umano alla salute, ovvero quello di, se si è malati, essere curati gratuitamente. Prima di tutto ti faccio un background su chi sono. Io sono, come ti ho detto, dottor Palmas, un dentista italiano, non sono più iscritto ad alcun albo dei medici italiano, in quanto non mi riconosco dentro a nessuna di queste categorie, in quanto la professione medica, a mio parere, ha preso ormai da troppi anni la strada delle società per capitali. Società che fanno passare la salute come un bene, un servizio che possa essere commercializzato con la moneta. Negli anni ho fatto tanti viaggi in Europa, già da quando ero in università avevo capito che la specializzazione che avrei voluto prendere non sarebbe stata una branca odontoiatrica, per esempio in l'implantologia, oppure per esempio la conservativa, le devitalizzazioni. Io già da quando ero piccolo, che avevo 21 anni, 22 anni, dentro all'università mi sentivo un pesce fuor d'acqua, non trovavo nell'offerta formativa niente che si confaceva a quelli che erano i miei ideali e alle mie aspirazioni. Quando iniziai a curare i pazienti capii che non volevo curare le carie, le devitalizzazioni, le otturazioni, ma avrei voluto curare quel sistema che generava i malati. E mi sono accorto col tempo che questo mio desiderio mi avrebbe portato all'estero. Allora ho iniziato a viaggiare, prima 1, 2, 3, 10, 20, 30 viaggi in giro per l'Europa, lavoravo la mattina dal lunedì al giovedì, di sera prendevo l'aereo, partivo per una capitale dell'Europa dove mi invitavano le cliniche che facevano il turismo dentale, avevo messo su un blog, il primo centro di raccolta dei pazienti malati che fanno cure transfrontaliere, quelle che si chiamano turismo medico oppure turismo dentale, che vanno per la Croazia oppure qua in Moldavia oppure all'estero in Ungheria, e insieme a queste cliniche avevo raccolto tutti quelli che erano i problemi di questo tipo di viaggi, di questo tipo di esperienze, queste soluzioni, e avevo scritto un libro che per ogni problema aveva almeno 3 soluzioni. Negli anni mi ero specializzato nella informazione. Sul blog davo tutte le informazioni che scoprivo, sul blog conoscevo persone malate che stavano intraprendendo questo percorso, e negli anni mi sono sviluppato una formazione unica nel suo genere, grazie a oltre 2000 anni, ho fatto la somma, oltre 2000 anni di esperienza che mi era stata trasmessa da queste cliniche, oltre 100 cliniche intervistate. Ogni clinica c'è chi lavorava nel settore da 20 anni, chi da 15 mesi, e tutti insieme sono arrivati a 2000 anni. Questo libro poi l'ho sviluppato assieme ai migliori team, devo dire, ho conosciuto veramente i migliori team. Questo lungo viaggio in solitario che mi ha portato negli anni necessitava di soldi. Lavoravo come dentista la mattina, per 3-4 giorni a settimana concentravo il mio lavoro e tutti i soldi li investivo in questi viaggi che mi avrebbero aiutato a creare il primo polo in Moldavia, dove poi l'ho realizzato, che avrebbe dato la possibilità di curarsi in maniera sicura, in maniera programmata, scientifica, con gli ultimi protocolli ad oggi sulla piazza odontoiatrica. E avrei voluto farlo in maniera diversa, avrei voluto farlo non per fare business o creare un'azienda col solo scopo di fare fatturato, di fare espansione. Avevo dentro di me ben saldi quelli che erano i valori che mi erano stati trasmessi da un grande maestro che è stato per me, dottor Seeberger, che saluto se mi sta guardando, che anni fa poi ho rincontrato in aereo e parlavamo più o meno delle stesse cose. Lui non sapeva che io stavo sviluppando questo progetto, lui mi parlava di come sarebbe dovuta essere la sanità pubblica, e mi sono veramente riconosciuto in quei valori che lui mi aveva trasmesso indirettamente durante le sue lezioni. Non sono figlio di dentista, non sono
stato influenzato, ecco, da un padre che mi ha instillato nella testa i valori dell'impresa odontoiatrica. Ho avuto tanti maestri e questo mi ha permesso di essere contaminato per l'aspetto tecnico, per l'aspetto dei valori, come dicevo, per l'aspetto invece della filosofia di crescita. Mi ha portato veramente a conoscere le migliori persone questo viaggio e sono un condensato, io penso unico, veramente pochi odontoiatrici sono in Europa che hanno le mie conoscenze, il mio background alle spalle per poter dare e formare un gruppo con una filosofia che punti al futuro delle cure transfrontaliere. Il turismo medico, ti posso dire dopo questi anni che in realtà non esiste, è un blocco della mente. Quando tu pensi che viene definito turismo odontoiatrico, quel fenomeno delle persone che viaggiano da A a B per potersi curare, a me viene da pensare ok, ma allora se uno vive a Milano e si sposta a Roma a curarsi, anche quello sta facendo turismo odontoiatrico? Oppure se un paziente dalla Svizzera scende 2 ore di macchina e si cura a Milano, allora anche il dentista milanese sta facendo turismo dentale? Queste dirette che faremo, ne faremo una alla settimana, ti aiuteranno a rompere i tuoi schemi mentali sbagliati, perché in giro c'è solo disinformazione sul settore della sanità privata transfrontaliera. Servono a farti capire, a contaminarti con quelli che sono i miei valori, i valori dell'equipe, del team con cui ho creato questo miracolo, io lo definisco, che sta aiutando veramente migliaia di persone a non indebitarsi con una banca, a non andare domani ad aprirsi un prestito da 20-30 mila euro per poter mangiare. Avrà i denti, ma poi non avrà più soldi per mangiare. Ho visto persone piangere, ho visto persone indebitarsi fino al collo per avere riconosciuto il proprio diritto alla salute da una SRL privata. L'anno prossimo il 75% dei dati trasmessi su internet saranno video e nello specifico di rete streaming. La nuova TV sta nascendo, la TV ci permette di entrare in contatto con le persone che hanno questo problema. Oltre a questo, i social media, Facebook, ci permettono di creare massa critica, quindi incontrare tutte le persone che la pensano come noi e dare inizio a quello che è il progetto che scoprirai durante queste puntate. Saranno circa una 50-60 di puntate quest'anno che ci proietteranno poi nel 2018 alla presa di coscienza del nostro pubblico, del nostro grande pubblico che si espanderà a macchia d'olio in tutta Italia, che la pensano come noi, e poi 2019 andremo dritti in Europa per chiedere che ci venga dato l'appoggio per portare avanti il nostro progetto di sanità pubblica. La sanità pubblica, appunto, quella che non c'è più, c'è stata in passato, che se noi pensiamo cos'è la sanità pubblica, siamo noi che con le nostre tasse ci aiutiamo, mettiamo dei soldi da parte per quando stiamo male per essere curati. Il problema oggi è evidente, ovvero i soldi ci sono, siamo uno dei paesi, l'Italia è uno dei paesi al mondo che paga più tasse, i cui cittadini pagano più tasse, però questi soldi scompaiono. Fuori l'Italia è la mia prima volta. Ieri ho ricevuto il regalo più bello. Ho trovato una vera famiglia che mi hanno accolto. Esiste questo mondo, esiste questa clinica.
curati male dal dentista, andando sempre dal dentista, ma portando sempre soldi, ma col tempo curati sempre male, perché non venivano fatti bene, ecco, secondo me. Si rompevano, poi lasciavano carie interne, radici. Il medico fa un giuramento, perché quando prende la sua laurea, che deve aiutare la persona, non con i soldi, ma umanamente dovrebbe essere. In un intervento ti chiede 1.000 euro e io con 800 non lo posso fare, non ho la possibilità economica e devo soffrire. Ieri ho ricevuto il regalo più bello del 2017, della mia vita, non lo dimenticherò mai. Questo regalo non me lo poteva regalare nessuno, giù in Sicilia, veramente, perché l'ho cercato ma non l'ho avuto. Ho affrontato un viaggio lunghissimo da sola, senza la famiglia. Questa emozione lo voglio dimostrare a tutti che è vero, esiste questo mondo, esiste questa clinica. Fidatevi di una persona che ha avuto sempre paura, invece adesso sono piena di gioia, veramente. Il 2017 mi ha regalato questo. Ho trovato una vera famiglia che mi hanno accolto, ho trovato persone molto speciali, equip, medici, tutti quanti, persone che in Italia non ci sono, soprattutto i medici. Mi hanno fatto un provvisorio bellissimo, ho mangiato di tutto ed erano solo provvisori, ho mangiato pure le noccioline e adesso sono qui a fare il definitivo, sono felicissima e mangerò di tutto. E la clinica, l'igiene, la pulizia, veramente. Posto di fare pagare un impianto tantissimo e farvi voi le ville, le case, cioè diminuite un pochettino tutte cose e date anche a noi un briciolo di vita. Una non viene da voi perché vuole essere bella esteticamente, ma pure perché deve stare bene. Esiste un bellissimo codice che è stato scritto tanti anni fa che si chiama il giuramento di Ippocrate, il cui primo punto recita: giuro di svolgere il mio ruolo in totale libertà, indipendenza e imparzialità. L'ho riassunto perché in realtà è un po' più lungo. Questo è un bellissimo codice, realmente conserva all'interno quella che è l'essenza che dovrebbe essere del medico, del professionista come viene chiamato, delle cure sanitarie, che sia odontoiatra, dentista o che sia un medico di qualsiasi branca. Questo, se lo si legge, è un codice che è sempre verde e se lo si legge con attenzione ci si rende conto di quanto sia deviata la professione negli ultimi anni. Questo è un codice che spesso neanche viene insegnato nelle università. All'interno di questo codice viene raccolta quella che dovrebbe essere l'etica medica. L'imparzialità sia dal punto di vista della diagnosi e anche dell'esecuzione e scelta quindi anche delle terapie da eseguire è un qualcosa che non può essere turbata. Voi immaginate di andare per esempio dall'elettrauto, l'elettrauto prima di fare un intervento sull'automobile deve verificare qual è il problema dell'automobile.
In tutte le professioni esiste un conflitto di interessi di cui nessuno parla, ed è il fatto che chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la stessa persona che poi si prende i soldi. Questo posso assicurarti che succede anche in medicina. Da anni io mi domando quale fosse l'origine di tutti i mali. Molti a me chiedono in cosa ti sei specializzato. Io mi sono specializzato negli anni nella cura non delle carie o di per sé dei denti, ma mi sono specializzato nella cura del sistema che genera la malattia della bocca, ovvero il sistema salute pubblico che non funziona, il sistema medico così come è regolamentato, il sistema medico così come non è controllato, produce tutte quelle distorsioni di conflitto di interesse che portano i malati a non poter accedere alle cure, o se ci accedono alle cure rischiano di entrare dentro a quello che è il conflitto di interessi della sanità. Dal momento che un medico è giovane e si trova all'università, fa corsi, congressi che sono sponsorizzati con miliardi di euro a livello mondiale dalle case farmaceutiche, le stesse che producono i materiali che vengono utilizzati per le chirurgie, le stesse che magari regalano al medico il kit da utilizzare per l'installazione di magari certe valvole aortiche oppure impianti dentali. Ti posso assicurare che ci sono case di impianti dentali che, se fai i corsi della loro sistematica, ti regalano il kit per la loro sistematica. Oppure ci sono gli informatori farmaceutici che girano gli studi medici e propongono determinati farmaci piuttosto che altri in cambio magari di un regalino che viene fatto al medico, che può essere un corso d'aggiornamento. È comunque questa una turbativa di quella imparzialità medica che sta alla base del primo articolo del giuramento di Ippocrate. Fa ridere quando sento un medico che giura di operare nella più totale imparzialità, porre poi al malato un listino prezzi delle sue prestazioni d'opera. È un conflitto di interessi, ripeto, di cui non parla nessuno. È il conflitto di interessi di cui io, se andassi in televisione di fronte agli ordini dei medici, parlerei. Non è una questione di quanto minimo possa essere il listino prezzi, ma è etico avere un listino prezzi? È etico far pagare a un paziente che ha già pagato fior di 1.000 euro durante la sua vita con le tasse a uno Stato ladro una terapia medica che dovrebbe essere garantita dalla Costituzione come gratuita? Hanno fatto uno studio dove hanno fatto andare dei pazienti sani dal dentista in Svizzera. Nonostante il paziente fosse sano, trovava sempre una carie. 28 dentisti su 100. È stato uno schema questo di servizio che è stato fatto qualche tempo fa su Striscia la Notizia, dove un paziente veniva fatto andare in più studi dentistici ed erano per lo più catene odontoiatriche, per far vedere proprio che laddove è ancora più forte questo conflitto tra necessità di fatturare e trovare malattie su un paziente, queste catene franchising trovavano delle terapie fantasma non necessarie e, approfittando dell'ignoranza del paziente, venivano venduti dei trattamenti con finanziaria non necessari. E da qui, da questo conflitto di interessi, che nasce tutto il marcio, a mio parere. Quando iniziai questo mio percorso ho scoperto che la causa di questo conflitto di interessi era proprio il listino prezzi delle terapie.